Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, bentornati alla settimana astrologica in chiave evolutiva. Questa settimana ci occupiamo dei transiti dal 27 marzo al 3 aprile 2023. Allora, già abbiamo avuto l'ingresso di Plutone la scorsa settimana, il 23, nel segno dell'Acquario. Abbiamo già parlato, come dire, del fatto che questa è semplicemente una semina, ma qualcosa probabilmente si inizia a percepire già di questo cambio di energia, anche se siamo sempre in un segno saturnino, perché Plutone è passato dal Capricorno all'Acquario, quindi abbiamo questa novità, questa trasformazione e questo, diciamo, potere alle masse e all'aumento della tecnologia che si sta diffondendo. Marte è passato nel segno del Cancro, abbiamo avuto la scorsa settimana la luna nuova in Ariete, ma abbiamo ancora uno stellium in Ariete molto, come dire, molto potente che potrebbe continuare ad esprimersi vista la quadratura dei pianeti in Ariete con Marte in Cancro, quindi una dissonanza un po' scardinante. Diciamo che questa settimana le polemiche, le tensioni che sono state portate anche da Mercurio in Ariete, quindi comunicazione caratterizzata dallo scontro, no? Da Marte, anche dalla passione, ma questo ovviamente a livello personale, non a livello così generale nella vita pubblica. Mercurio passa il 3 nel segno del Toro, quindi le comunicazioni diventeranno un po' più improntate al buonsenso, sicuramente più pacifiche, sicuramente più conservative, meno belligeranti, ed è importante cosa? Che c'è già uno stellium in Toro, quindi più i pianeti in Toro aumentano, più un po' avvengono i cambiamenti portati da Urano, e quindi proprio a livello economico, sia nel privato che nel piccolo, le cose iniziano, sia nel privato che nel pubblico, scusate, le cose iniziano a, come dire, a farsi più concrete, ma soprattutto i pianeti in segno di terra formano un ottimo aspetto con Saturno e quindi iniziano dopo, come dire, un'energia iniziale di partenza, di idee, di ribellioni, di rabbia, di cambiamenti, di rotture, no? di attacchi, di confronti, inizia una fase un po' più concreta, un po' più legata ad obiettivi da raggiungere, a programmazioni, quindi a sistemare un po' le cose. E poi Mercurio, soprattutto, oltre a Saturno che ci favorisce proprio a livello di concretezza, Mercurio formerà un ottimo aspetto con Marte, e quindi diciamo che almeno le polemiche e le liti iniziano a diventare, anche le tensioni nervose iniziano a diventare meno laceranti e l'azione diventa più costruttiva, l'azione ma anche i pensieri, perché veramente veniamo da un periodo particolarmente conflittuale. Ma prima di passare all'oroscopo, no, personale, volevo dirvi che la scorsa settimana lo avevo messo pensando che avrei avuto più tempo di dirlo, in quanto ho fatto un'introduzione veramente lunga perché c'erano veramente moltissimi transiti, però siccome è già successo voglio, come dire, contribuire anche io a mantenere viva l'attenzione. Allora, come avevo già detto precedentemente, nelle introduzioni precedenti e nel video, se non sbaglio, di Giove in Ariete, ci sarebbero stati dei risvolti ora con il transito di Giove in Ariete e Sole in Ariete, dei risvolti nella scomparsa di Emanuela Orlandi e anche di Mirella Gregori, che è giusto menzionare, perché sono due scomparse che sono avvenute nel giro di un mese, una a maggio e una a giugno. Allora, è già successo che nel primo giorno di primavera in Parlamento abbiano approvato un'inchiesta che quindi anche lo Stato decide di affrontare seriamente questa vicenda per entrambe le ragazze. Perché sarebbe successo questo, diciamo, a Emanuela Orlandi, che credo faccia da traino alla faccenda, perché ha avuto più risalto, nel senso che, essendo cittadina vaticana,
si era capito che la faccenda era un po' più complicata della scomparsa tragica che può capitare ad una ragazza, perché più che un fatto accidentale sembrava esserci un vero e proprio sequestro, e quindi, come dire, grazie, no, a questo clamore anche l'altra ragazza a traino si spera abbia giustizia. Perché? Avete scritto in molti, sì, ma Emanuele Orlandi è del Capricorno. Sì, è del Capricorno, ma nel tema natale ha la quarta casa, che è il karma, proprio legato al fatto che sia cittadina vaticana, e anche la fine e l'inizio, le radici e la fine di tutte le cose. È in Ariete e ha Saturno in Ariete. Infatti avevo già detto in un altro video che probabilmente quest'anima si era un po' incarnata, no? Si era un po' sacrificata come tutta la famiglia per epurare qualcosa, insomma, per manifestare, per portare ad un nuovo inizio il potere, le istituzioni e il posto, insomma, dove era nata. Ora, con questo stellium di pianeti, con Giove in Ariete di ritorno, Giove e la giustizia, si è aperta quindi questa inchiesta, ce n'è già una in Vaticano e adesso ce n'è anche una sul territorio italiano. L'energia è molto forte, già con il precedente transito di Giove in Ariete nel 2012-13 c'era stato un tentativo, in realtà si era andati vicini a sapere qualcosa, però all'epoca c'era Saturno opposto, la bilancia, il conformismo, quindi questo Giove in Ariete non si è potuto esprimere e la pratica fu archiviata. Infatti ci sono stati scritti anche dei libri e c'è stata fatta anche una serie televisiva affinché questa storia non vada nell'oblio, perché c'è anche la mafia dietro, ok? C'è tutta una situazione diciamo complicata. Adesso Saturno non è in opposizione a Giove, anzi è nel segno dei pesci, quindi vedremo permetterà probabilmente un cambiamento negli organi della Chiesa, proprio nell'istituzione, non ovviamente nel crollo, quindi forse un rapporto più di trasparenza, più diretto, quindi anche più credibile e più di accoglienza alle persone, non come potere arroccato su situazioni, potere arroccato e comunque intoccabile, quindi è un'evoluzione. Tutto quello che porta Saturno può piacerci o non piacerci all'inizio, ma alla fine ha una funzione altamente evolutiva, perché Saturno è severo ma giusto. Quindi volevo dire questa cosa, ci saranno degli sviluppi, volevo dire che probabilmente un Giove, soprattutto se è congiunto a Chirone, non basterà a farci sapere la verità in un paio di mesi. Credo che questo Giove in Ariete aprirà, no? Giove è la giustizia, quindi apre questa inchiesta che durerà del tempo. Quando Saturno nel 2026 entrerà nel segno dell'Ariete e si congiungerà sul tema di Emanuele Orlandi nello specifico, perché il tema di Mirella Gregori in questo momento non me lo ricordo, però come vi ho promesso, se ho tempo faccio anche un video dedicato a questi due casi. Però prima Plutone in acquario, devo fare Plutone in acquario perché me l'avete chiesto con maggiore insistenza. Quindi quando Saturno tra il 2026 e il 2029 tornerà sul Saturno di Emanuele Orlandi, probabilmente ci sarà qualcosa di grosso. Se non sbaglio, vado a memoria perché sono cose che magari guardo la sera quando sto quasi per crollare perché la giornata è stata lunga. Se non sbaglio, all'epoca, quando Saturno entrerà nel segno dell'Ariete, se non sbaglio anche Nettuno sarà in Ariete, quindi probabilmente ci sarà un po' forse un furor di popolo, ma soprattutto ci sarà furor di popolo perché la cosa probabilmente potrebbe essere resa pubblica, qualche verità potrebbe essere così, diventare di dominio pubblico, quindi potrebbe esserci, no? Un po' di rabbia, ma per quella data, quindi tra il 2026 e il 2029, Urano nel segno dei Gemelli si congiungerà alla luna allora Emanuela l'aveva in Cancro, forse a quella di Papa Wojtyla, ok? Quindi potrebbe venire fuori quello che sapeva o quello che non
non sapeva di questa storia perché pare riguardi una persona molto vicina a lui. Quindi volevo menzionare questa cosa qui, ringraziare i pianeti in Ariete che hanno fatto compiere un passo storico, perché nei primi 40 anni da questa storia non si era, insomma, no, avevano raccolto molta polvere, questa famiglia aveva ricevuto non poche delusioni dalle istituzioni, adesso finalmente si è mosso qualcosa e una giustizia che si fa per una persona è un livello di giustizia generale che si innalza per tutti, quindi dovremmo essere tutti empatici quando succede qualcosa a qualcun altro, perché non è soltanto un fatto loro. Se il livello, come dire, di ingiustizia è quello, in un modo o nell'altro, ahimè, può capitare anche ad altri, no? Quindi dovremmo avere proprio un livello empatico di coscienza forse più vigile per queste cose. Non ci è stato magari insegnato, ma adesso insomma noi possiamo fare qualcosa di diverso proprio a livello di coscienza, no? Quindi tra l'essere omertosi, il poter dire una parola buona e magari far finta di niente, cercare sempre di fare una parola buona se si può dare un aiuto a qualcuno, no? Quindi questa è la cosa che è successa. Marte in Cancro, volevo dire che solleverà molto le questioni legate ai bambini, come avete visto si sta parlando dei genitori e dei figli di genitori dello stesso sesso, c'è molto forte la questione dei bambini dell'Ucraina che sono stati praticamente mandati scomparsi, si parla di 6.000 bambini, c'è chi dice 16.000 bambini che la Russia ha preso approfittando di alcuni campi scuola. E sicuramente questo è un momento molto molto teso. I prossimi 2 mesi io vi ricordo che saranno molto molto tesi per quei paesi. Io spero sempre che non riguardino anche noi, no? Che non riguardino altri popoli, perché Marte in Cancro proprio solitamente può indicare proprio tumulto all'interno del paese. E quindi ovviamente non da solo, ragazzi, l'universo da solo l'universo non si esprime attraverso un pianeta, deve esserci un quadro generale, però data la quadratura di Marte, i pianeti in Ariete, anche dei tafferugli, dei movimenti, delle azioni di altri paesi, no? Marte in Cancro è casino in casa, casino in patria, mettiamola così, lotta in patria, quindi oltre a delle manifestazioni, che ne so, forti, violente come quelle che stanno accadendo in Francia, possono accadere qui. Noi non siamo i francesi, obiettivamente non abbiamo quel tasso di reazione, di reattività, però ognuno a modo suo esprime il suo Marte in Cancro, quindi può esserci a livello dei singoli, può esserci casino in famiglia, discussioni, lavori, muratori, no? È azione, è lotta, e partenze. A livello di paesi diventa una cosa un po' più problematica, insomma, soprattutto visto il clima che c'è adesso, quindi noi speriamo sempre, insomma, che questi pianeti in Ariete declinino velocemente, quindi è buono. Per questo ho aperto l'introduzione con la notizia che Mercurio, no, che comunque porta a un conflitto anche tra persone che devono trovare un accordo, la buona notizia è che Mercurio entra a fine settimana nel segno del Toro. Spero solo che è sostenuto da tutti i pianeti, quindi è un ottimo aspetto, no? Il cielo inizia a prendere un'armonia distensiva. Però Mercurio in Toro ha un'ottava bassa che è innanzitutto il materialismo, quindi ognuno potrebbe iniziare a pensare al proprio tornaconto e poi insomma, è un po' cocciuto, no? Un po' decoccio, quindi diciamo che come pecca non ha la flessibilità, però dovrebbe avere tecnicamente, astrologicamente, un tasso di belligeranza
minore e soprattutto insomma l'attenzione si sposterà, ripeto, su questioni economiche, su altre cose insomma. E visto che nello stellium di pianeti in Toro c'è Urano col nodo nord e ci sono Mercurio e Venere nel segno del Toro, potrebbero esserci delle novità proprio legate all'estetica, alla bellezza, al wellness, al benessere, al mangiare, no? Questioni proprio legate all'alimentazione, a scoperte mediche, visto che anche Saturno è nel segno dei pesci, quindi l'asse è medicale, pesci sanitario, pesci vergine, quindi insomma si spera che l'energia e l'attenzione sia dei singoli che dei grandi si sposti su altre cose, sul benessere del quello vero, anche se vabbè c'è Urano, quindi il tornaconto economico la fa da padrone, come sempre del resto. Speriamo che le attenzioni, insomma, le energie, le intenzioni di chiunque si spostino verso cose più sane, ok? E meno belligeranti, perché la pace è fondamentale ed è triste di questi tempi dover sapere, insomma, che non ce l'abbiamo ancora. Quindi la tecnologia e il progresso, se servono solo a sofisticare le armi, credo che siano particolarmente sprecati. Quindi questo è quanto. Allora andiamo a vedere che cosa ci porta questa settimana che volge al Pacifico, si spera. Prima di lanciare la sigla, volevo ringraziare tutte le persone che scaricano l'ebook sulla Luna, l'ebook gratuito sulla Luna nei segni, per conoscere una parte importante della propria personalità, tutte le persone che si iscrivono al canale e tutte le persone che fanno l'abbonamento, che è di 2,99 €, non è una cosa proibitiva, perché non credo che sia scritto mi chiedete in continuazione su Instagram quanto viene l'abbonamento, quindi probabilmente avete timore che cliccando vi trovate dentro. Basta cliccare su abbonati, perché vi esce il canone dell'abbonamento. Quindi ragazzi, io vi volevo ringraziare ancora. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi nuovi video, e andiamo a vedere che cosa ci portano questi pianeti in Toro uniti a questi pianeti in Ariete, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, buon compleanno, siamo sempre nel mese del vostro compleanno, quindi ricordo sempre a chi lo dimentica e a chi capita per la prima volta su questi video che tecnicamente i 10 giorni prima del compleanno e i 10 giorni dopo del compleanno dettano un po' il trend dei 365 giorni che verranno, quindi insomma cercate di fare cose interessanti, cose che vi piacciono e insomma seminate energia positiva. Qualcuno nei commenti si è spaventato un po' e mi ha detto: oddio, se i 10 giorni prima e dopo del compleanno gettano il trend, sono rovinato perché sono stato operato. No ragazzi, purtroppo giustamente la non conoscenza di certe cose fa fraintendere, e la paura poi la prende, no? Fa prendere il sopravvento. Tecnicamente si rinasce liberati da qualcosa che finalmente, insomma, no? Vi siete tolti un guaio, e quindi in realtà si riparte alleggeriti, e quindi bene. Poi c'è questa bella Venere in questi giorni, Venere in Toro, che in trono, insomma, vi porta tanto amore. Tutti gli arieti single con la Venere in Toro congiunta non solo a Urano ma anche al nodo nord possono fare degli incontri molto interessanti, o ovviamente, avendo citato gli arieti single, intendo principalmente dal punto di vista sentimentale. Per tutti gli arieti, anche perché stanco di un rapporto, possono arrivare prospettive anche economiche, ragazzi, interessantissime, che a breve potrebbero consentirvi una svolta importante. Quindi gli arieti single hanno
hanno delle conoscenze molto interessanti. Gli Arieti stanchi che vogliono guardarsi intorno, adesso potrebbero conoscere qualcuno all'improvviso, anche sul posto di lavoro, anche in fila in banca, alla posta, dall'estetista, dal parrucchiere, cioè anche in luoghi legati al ristorante, alla bellezza, al benessere, al cibo, in luoghi legati ai piaceri, no? Quindi volendo anche in discoteca, potreste conoscere qualcuno. Marte in Cancro potrebbe iniziare a farvi percepire delle emozioni che a un certo punto, insomma, potrebbero mettere in crisi quello che in crisi già era, quindi potreste veramente sentire l'esigenza di iniziare a desiderare qualcosa di più profondo, e siccome questo Marte in Cancro è un ottimo aspetto con Saturno, un ottimo aspetto con Nettuno, insomma ragazzi, potrebbero, dato il vostro cielo, esserci presupposti affinché, ve la spoilero perché devo, dal 20 maggio fino a fine luglio potreste iniziare realmente, concretamente a vivere una storia sentimentale piena di passione, una vera grandissima passione. Allora, questo vale per tutti, per gli Arieti singoli innanzitutto, che si liberano, sono già liberi, che quindi si attivano ed entrano in una storia con più facilità, anche chi deve dimenticare il passato. Gli Arieti stanchi di situazioni che veramente, che veramente non hanno più quella linfa vitale, possono avere degli incontri potenziali veramente interessanti. Gli Arieti che stanno bene probabilmente avranno degli incontri, perché c'è un beneficio da questa congiunzione anche per voi, possono fare degli incontri che saranno la loro fortuna, magari economica. Quindi proposte di lavoro, corsi d'aggiornamento che poi danno un upgrade per avere qualcosa di più. Io vi ricordo sempre che voi, anche se c'è Chirone che un po' indebolisce, che un po' ci fa vedere, ci mostra, ci rivela la nostra non capacità magari di partire di slancio, perché ci manca l'energia, perché non abbiamo le risorse, perché non abbiamo messo da parte un tot, perché magari siamo impulsivi, perché non sappiamo scegliere, perché ci manca il coraggio. Queste sono le ferite di Chirone. Ragazzi, avete Giove comunque, avete Giove di ritorno sul Sole o sull'ascendente, ancora più forte, dopo 12 anni, quindi si chiude questa cosa, no? Questo processo disfunzionale, e ne inizia un altro che però deve avere delle basi. Quindi i prossimi 2 mesi saranno proprio di caratura: mi lancio, non mi lancio, lo posso fare, soprattutto non fate colpi di testa, perché c'è Marte in Cancro, ok? Quindi Marte in Cancro non vi aiuta, vi mette lo sgambetto, c'è questa cosa da poter bilanciare. Quindi l'universo vi dice: tu stai partendo, stai rinascendo a nuova vita, devi prendere però consapevolezza, perché c'è ancora Mercurio, no? In Ariete, devi prendere consapevolezza se hai le capacità, se ci sono i presupposti per partire, o se è meglio come dire, rinforzarsi ancora un po', no? Cioè procurarsi le risorse che vi sono necessarie, qualsiasi siano qualsiasi siano le intenzioni che avete. Però vi ricordo che il vostro governatore in Cancro vi consiglia di tarare, di scegliere bene dove volete indirizzare questa energia di rinascita. Io vi dico sempre che voi avete una Ferrari, quindi una grandissima potenza, però la Ferrari richiede un pilota bravo, esperto, competente e consapevole, perché ha grandi responsabilità, devono seguire, no, delle grandi competenze. Quindi valutate bene dove investire le vostre energie, sappiate che state per fare
degli incontri interessantissimi proprio in termini economici e o sentimentali, questo entro il 16, poi ovviamente quando Venere entrerà nel segno dei Gemelli dall'11, questo ve lo spoilero perché siete ancora al vostro compleanno, le cose si faranno ancora più, come dire, dinamiche, no? Più chiare, più leggere, però c'è Marte quadrato e quindi bisogna imparare a far quadrare quelle che sono le intenzioni, quindi io vorrei diventare questa cosa, io voglio fare questa cosa con i bisogni, la pancia, l'emotività, quindi ho l'equilibrio per farla, la posso fare, ho le risorse e quindi non agite con la testa, non andate di testa, ecco questo, cercate di equilibrare queste due forze e che Venere in Toro congiunta al nodo nord e a Urano possa portarvi tutta la fortuna e il benessere di cui avete bisogno e che sperate di avere. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, vi aspetto nei commenti e buona settimana. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, questa settimana, alla fine della settimana, anche Mercurio entrerà nel segno del Toro, quindi smetterete di essere polemici, perché diciamolo, i segni del Toro, il segno del Toro, l'ascendente, il Sole, con tutti questi pianeti in Ariete hanno voglia di, di belligeranza, no? Cioè proprio partono all'attacco e se c'è un problema devono risolverlo subito, devono attaccare, devono polemizzare, quando purtroppo nella vostra natura, non essendo la flessibilità fatta persone ed essendo molto scarichi a causa del triennio di Saturno in Acquario, probabilmente non ci sono né le energie né la lucidità, quindi c'è sta voglia, sta rabbia, sta rinascita, basta soffrire, basta sofferenze, voglio cambiare, però purtroppo i cambiamenti ben fatti sono quelli che vengono fatti con consapevolezza, quindi lentamente, soprattutto come dire, assecondate quelli che sono i vostri tempi, perché il Toro non è Mennea, adesso verrà fuori che Pietro Mennea è del Toro, ma non credo, comunque deve avere qualcosa in Ariete sicuro, quindi siate pazienti. E con Mercurio nel segno del Toro che si andrà ad aggiungere a Venere, anche le conversazioni, le notizie, gli incontri, i rapporti affettivi saranno improntati, questo però dal 3, quindi a fine settimana, così saranno caratterizzati, assumeranno delle sfumature di pace, benessere, quindi si inizierà a pensare, vabbè non litigo più, andiamo al ristorante, andiamo in vacanza, andiamo al centro estetico, compriamo gli occhiali, cambiamo look, basta, esco con gli amici, me ne vado a un concerto, ok? Quindi proprio il pensiero e le attenzioni e le intenzioni si spostano dalla polemica, dalla gelosia, dalla rabbia a qualcosa di maggiormente distensivo. È sicuro però che il tasso di desiderio di cambiamento si farà ancora più forte, perché nodo nord, quindi il bisogno interiore di dire io devo dare un cambio alla mia vita, cioè la mia vita deve migliorare, nodo nord in Toro, io devo andare verso un miglioramento, nodo nord, già Venere, quindi il bisogno di comfort, si sono fatte sicuramente più vive negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, le mancanze, quello che vi manca, quello a cui avete rinunciato in questi anni, tutto quello che avete perso proprio in termini di comfort, di amore per voi stessi, no? Tutto quello che avete dato probabilmente agli altri, perché poi pianeti in Acquario questo creano al Toro, dispersione verso il prossimo, quindi in uscita e non in entrata. Quindi è come se aveste iniziato a recuperare il polso di quello che avete perso, di quello che dovete recuperare, di quello che qua non si può recuperare più, e quindi state facendo dei bilanci. Cosa vi porterà? Allora, innanzitutto avete già a favore, ve lo ricordo, Saturno ormai dal 7, Marte in Cancro dalla scorsa settimana e probabilmente adesso lo sentirete molto di più. Che cosa significa avere un Marte a favore? Egoico, un Marte un po' emotivo, però a favore, che iniziate ad avere fame di
Egoismo, un sano egoismo si fa breccia dentro di voi e sentite il bisogno, poi ve lo farà anche Mercurio, quindi il pensiero, adesso sentite il bisogno, poi con Mercurio sarà una vera consapevolezza e quindi ci sarà proprio una direzione univoca di rimettere voi stessi al centro della vostra vita e non più gli altri, ok? Quindi sano egoismo, sacrosanto e sano egoismo per il segno del Toro, questa cosa varrà anche per il Cancro e per lo Scorpione, ma poi ci arriviamo, perché? Perché ce n'è assoluto bisogno, ok? Mettete davanti le vostre priorità. Imparate o ritornate a dire no, perché probabilmente negli ultimi 3 anni ne avete detti pochi, comunque sono stati stentati, sofferti, no? C'era molta incertezza anche. Imparate a dire no e mettete i paletti, quindi amore per se stessi, perché poi ricordatevi che la persona che si ama, la persona che si gratifica, la persona che si dà quello di cui ha bisogno è una persona più centrata, più stabile anche emotivamente, più equilibrata e di conseguenza l'energia sale e le cose vanno meglio. Ok? Quindi voi comunque avete una gran voglia di cambiamenti, se avete dei progetti con gli altri io vi consiglio di selezionare veramente bene, misurandoli sul campo, le persone che avete intorno e questi progetti. Qui voi andate avanti, state incamminando in un processo che durerà 3 anni, che vi porterà ad avere un ruolo di leadership riaccreditata o recuperata o raggiunta rispetto agli altri, no? Siete in crescita, la vostra autorevolezza aumenta e quindi di pari passo dovrete operare una grande selezione nel vostro entourage, quindi scegliere solo chi merita fiducia, chi è competente, cioè essere molto selettivi, chiari, selettivi, non fatevi prendere dal sarebbe potuto essere, perché probabilmente se poteva essere sarebbe stato e invece no. Quindi le persone che vi sembrano sì ma ha un potenziale, sì ma sono affezionata, sì ma è il figlio di un amico, però poi quando ci andate a lavorare, quando entrano nel vostro entourage non combinano delle problematiche, tenetele fuori, ok? Perché solo in questo modo, cioè epurando dall'inquinamento che c'è stato negli ultimi 3 anni, epurando il vostro entourage dall'inquinamento che c'è stato negli ultimi 3 anni, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Siccome questo, insomma, si prospetta un anno d'oro, perché fra 2 mesi arriverà Giove in Toro che insomma porterà quell'abbondanza necessaria per apportare i cambiamenti che volete ottenere, i miglioramenti, perché il Toro vuole il cambiamento sempre meglio, altrimenti sta bene dove sta. Bisogna essere molto selettivi e anche quindi molto concreti con gli altri, molto concreti anche nel dare, cioè nel ripristino di quell'equilibrio che gli antichi chiamavano il do ut des, il che non vuol dire che se uno non vi dà niente e ha bisogno disperatamente di qualcosa non dobbiamo muovere la mano, ma il Toro quando ama è molto generoso, quindi dare a profusione continuamente a qualcuno che prende soltanto porta ad impoverirvi e soprattutto a rovinare i rapporti, perché a un certo punto i rapporti si sbilanciano. Noi ci dimentichiamo, vivendo nel mondo della materia, che tutto è energia. Il telefono, il divano, i fiori, il gatto che adesso non si vede sono energia, no? più compatta, mettiamola così. Ma tutto è energia, gli scambi, l'affetto, i corpi sottili che non vediamo, le emozioni, no? Sono energia. I rapporti si logorano quando c'è uno sbilanciamento profondo. Quando si tende a prendere soltanto, ad andare sempre in richiesta, ad un certo punto i rapporti iniziano a logorarsi. Voi vedete che anche se la persona in qualche modo vuole continuare ad aiutarvi, l'universo, il karma glielo impediscono. Ve la tolgono di torno, la fanno ammalare, la fanno
a volte vedete che si creano degli impedimenti continui quando voi volete sempre andare a trovare, questo capita a tutti, perché è un modo dell'energia di dire stop, cioè siamo andati talmente in richiesta, che siamo talmente in debito che dovremmo cominciare a mettere qualcosa noi sul piatto della bilancia per riapparare le cose, no? L'altra persona è talmente in credito che è come se fosse full, non può dare più. E ovviamente spesso il toro dà. Spesso il toro dà e altrimenti quando si mette a prendere prende molto. Il toro vive molto di questa sorta di bilancia interiore, no? Perché è un segno materiale, legato di terra, legato ai piaceri e quindi insomma queste scompensazioni sono molto frequenti e sono un argomento su cui dovrebbe puntare l'attenzione, no? Possono essere... Questa è una delle chiavi di risoluzione delle problematiche taurine, quindi l'accumulo, la buffata, o do troppo o prendo troppo, ok? Questa è la sua dinamica e spesso quindi altre persone in linea con questi scompensi girano, gravitano intorno al segno del toro, che anche quando dà molto agli altri ha sempre qualcun altro da cui si rifocilla. Guardate che, cioè, non vi sentite toccati da questa cosa, sono le dinamiche umane e ognuno di noi mette a seconda del proprio segno zodiacale, della propria carta d'identità energetica, mette in atto un tipo di dinamiche, insomma, no? È importante invece conoscerle e non è tabù dire quali sono i difetti di un segno o di un altro, anzi, quando si ama qualcuno gli si dice la verità, quando si ama qualcuno gli si dice quali sono le parti scompensate che possono trarlo in inganno, in modo che le veda e le interrompa. Quindi placate l'impulsività, perché ci sono molti pianeti nel segno dell'Ariete, c'è anche Chirone che vedo che fa partire, no? Fa partire a razzo, ma non consente il tempo necessario, non consente di prendere il tempo necessario per interiorizzare, per far sì che quell'energia, che quell'emozione, che quella situazione sedimenti un attimo e per poi muoversi adeguatamente. Quindi placate l'impulsività. Per fortuna Mercurio viene nel segno del Toro, mettetevi al primo piano, rallentate, riprendete i vostri tempi, non vi comportate come se aveste qualcuno che vi alita sul collo e vi dicesse dai, quello era Saturno in Acquario quadrato ad Urano ed è andato. Cercate di recuperare, se vi volete bene, cercate di recuperare i vostri tempi, rallentate, togliete personaggi tossici, non temiate il giudizio di nessuno e rimettete voi al primo posto. Questo è fondamentale. Io vi mando un grande bacio, fatemi sapere come andrà questa settimana e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, io non so cosa sia accaduto in queste settimane con Mercurio, il vostro governatore, nel segno dell'Ariete, congiunto a Giove, congiunto a Chirone, prima poi anche congiunto a Venere. Io non so quale fuego, quale novità, quale nuova progettualità sia arrivata sulla vostra vita, ma ci state pensando molto, no? Un'iniziativa, una conoscenza, un progetto, chi lo sa se è stato un corso, una novità, però come dire, no? È iniziata questa cosa che vi ha infervorato tantissimo, vi sta infervorando. Questa settimana si passerà però dalla passione alla progettualità. Perché? Perché Mercurio regna nel segno dell'Ariete, quindi negli inizi, nelle nuove primavere, nelle nuove cose, anche nelle nuove battaglie per l'ultima settimana. Poi dal 3 transiterà nel segno del Toro, si congiungerà a Venere, Urano e Nodo Nord. Cosa significa? Significa che questa novità, questa nuova conoscenza, questo nuovo incontro, questo nuovo collega di lavoro, questa novità, no? Che è arrivata dall'esterno, vi ha acceso qualche pallino.
vi è acceso qualche pallino e adesso state probabilmente cercando di lavorare ad un hobby, cercando di focalizzarvi su qualcosa di nuovo e quindi il focus della settimana inizia ad essere soldi. C'è questo asse interessantissimo formato da Marte in Cancro che sta formando degli assist particolari con un Saturno in Pesci, no? C'è un cielo che insomma è acqua e terra, non sono gli elementi confacenti a voi. Voi di solito siete leggeri, voi di solito, poi soprattutto in primavera, insomma, vi piace svolazzare, vi piacciono le cose non impegnative, vi piace non pensare, divertirvi, è bellissima questa cosa. Avete una gioventù dentro, un evergreen pazzesco e invece adesso mentre arriva la primavera, quindi come gli uccellini cantano, voi insomma amereste come dire prendere il volo, c'è qualcosa di pragmatico, ci sono dei progetti, delle cose da fare, degli investimenti, questioni di soldi, vorreste comprare qualcosa, quindi state cominciando o ad accumulare o a vedere se riuscite a trovare i fondi per iniziare questa cosa. Se questi discorsi vi sembrano lontani, sappiate che l'energia migra, sposta, si sta spostando, si sta muovendo in questo senso, quindi se quell'energia, quel subbuglio che avete dentro non ha ancora avuto un nome, non è ancora stato definito, è solo questione di tempo, perché i prossimi 2 mesi vi vedranno molto ambiziosi e molto costruttivi. Io non so se vi volete spostare, probabilmente ci sono dei gemelli e degli ascendenti gemelli che stanno mirando ad un trasferimento o proprio per questioni di lavoro, no? Proprio per questioni di ambizione, per voi c'è la possibilità di spostarvi. Se volete sapere, perché in realtà qualcuno me l'ha già scritto, se volete sapere se è uno spostamento a tempo determinato o indeterminato, io vi dico che si apre una finestra temporale l'anno prossimo, questa ve la spoilerò perché avete tanta energia e dovete sapervi muovere, c'è una finestra temporale l'anno prossimo da maggio a maggio del successivo, da maggio 2024 a maggio 2025, in cui c'è la possibilità di rientrare a casa, quindi come dire almeno un anno. Però effettivamente potrebbe essere anche di più, insomma, quindi non è una certezza. C'è la possibilità di stare solo di fare un'esperienza di un annetto fuori. Questa è la cosa, però c'è l'energia, si sta spostando proprio per farvi diventare più ambiziosi, più impegnati per ottenere obiettivi, come se vi fosse scattato qualcosa dentro, come se voleste accrescere, e l'universo spinge a quel favore, come se voi voleste accrescere il vostro status, il vostro potere personale. Ragazzi, ovvio che quello che inizia a crearsi adesso, che sia l'inizio di un corso, che sia un progetto che inizia a partire adesso, che sia un periodo di prova che poi diventerà qualcosa, che sia un trasferimento in vista di acquisire nuove competenze e poi tornate, quindi il famoso corso d'aggiornamento, insomma qua e là, darà ufficialmente i suoi frutti a partire dall'anno prossimo, cioè da quando Giove entrerà nel segno dei Gemelli e quindi vi conferirà i premi, tutti i premi, frutto del raccolto, del buon raccolto, che ovviamente prevede una semina. Quindi, siccome l'astrologia è molto utile soprattutto per persone cerebrali, razionali come voi, per fare progetti, cioè per muoversi in vista di un risultato favorevole, sappiate che l'anno prossimo voi avrete Giove che ritorna sul vostro Sole dopo 12 anni, quindi dal 2013-14, se non erro, 13 sicuro, poi insomma ci facciamo un post, vediamo, se vi interessa ve lo vado a guardare, fatemelo sapere nei commenti. Quindi in virtù di quel cambiamento bisogna iniziare a lavorare adesso, quindi
Fino al 3 Mercurio, il vostro governatore, è in Ariete congiunto a Giove, quindi se non si è ancora accesa la lampadina e volete migliorare la vostra vita, accendete il pensiero, fermatevi un attimo e ascoltatevi, ascoltate le vostre emozioni, ascoltate che cosa vorreste essere, e poi quando Mercurio dal 3 entrerà nel concreto pragmatico segno del Toro, si unirà Venere e congiungerà il nodo nord, no? Quindi il destino, il karma e Urano. Se avrete le idee, tempi molto stretti, se avrete le idee chiare, vedrete che troverete il modo, l'accesso per iniziare a muovervi, perché Mercurio avrà un ottimo aspetto con Marte e a un certo punto con Saturno, oltre che con Urano, quindi si innesca una catena di cambiamenti. Per quanto riguarda l'amore, nell'ultimo mese circa, anche 2, siete stati un po' lontani dall'amore. Questo ovviamente può significare diverse cose. Può significare che c'è chi si è lasciato, perché magari la storia non si reggeva già da un po', non basta un Giove in Ariete per portare la singletudine, no? Cioè, ci vogliono cose più corpose, quindi semplicemente forse doveva... è stata una ciliegina sulla torta. Oppure c'è chi l'amore ce l'ha ma magari è lontano, o per vicende esterne non vi si è potuto dedicare, magari per problemi di lavoro o per dedicarsi a qualcun altro, a qualche altra persona che ha preso la vostra attenzione, ok? Probabilmente con l'ingresso di Venere nel segno del Toro ci sarà anche un momento più distensivo per quanto riguarda gli affetti, assolutamente sì, e anche per quanto riguarda gli affetti possono esserci in essere dei cambiamenti, no? L'intenzione di cambiare le cose, quindi di migliorarle ovviamente, quindi di modificare anche le dinamiche che magari vi hanno provocato stress, vi stanno ancora provocando stress, quindi tutti quei motivi di polemica che ovviamente col vostro governatore del segno dell'Ariete, soprattutto congiunto a Chirone, possono esserci stati, quindi si va in una fase più pacifica, più razionale, meno impulsiva, meno bellicosa, che possa portare buon senso, visto che quei pianeti in Toro, Mercurio in Toro, troverà un parterre di pianeti che aiutano. Probabilmente riuscirete a distendere, cioè a programmare, a fare dei bei progetti, a risolvere le problematiche e soprattutto ad accontentare un po' tutti, perché è probabile che siate stati con questa lunga sosta di Marte in Gemelli divisi fra due fuochi, no? Quindi adesso c'è anche la necessità di un momento per far decantare le energie, per ristorarvi, e insomma poi quando i pianeti torneranno nei segni di fuoco, ma questa volta nel Leone, stiamo parlando di tardissima primavera, probabilmente questa calma che sta arrivando, questa pace del cuore che sta arrivando vi avrà permesso di ricaricarvi e quindi di risvegliarvi con nuovi progetti. Però insomma fatemi sapere nei commenti queste questioni economiche a che cosa mirano. Io vi auguro una bellissima settimana, un grande in bocca al lupo e vi aspetto nei commenti. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, benvenuti ad una settimana che vede iniziare a sfilacciarsi lo stellium di pianeti in Ariete che tanto sta ancora dando fastidio ad alcuni di voi, ok? Allora, facendo un breve recap, il Cancro è stanco da anni abbastanza pesanti e quindi non a tutti è riuscito facile, come dire, recuperare le energie e le forze per iniziare a progettare un nuovo futuro. Perché? Perché con Giove in Ariete, che è tornato nel segno dell'Ariete dal 20 dicembre fino al 16 maggio, per molti Cancro, per molti ascendente Cancro, si prospettava un'uscita dalla zona di comfort, quindi un lasciare alle spalle il passato doloroso e insomma fare degli sforzi, magari allontanarsi da casa o comunque cambiare luogo di lavoro, o comunque rimboccarsi le maniche dopo una relazione insomma un po' traballante per come dire
per ripartire, ecco, si prospetta una grande ripartenza e comunque ragazzi ci sono ancora i presupposti perché Giove non è ancora uscito dal segno dell'Ariete, però la Luna nuova in Ariete probabilmente vi ha frizzati ancora di più, vi sollecita a fare molte cose, si discute molto in famiglia, sul lavoro, insomma ci sono polemiche, ci sono tensioni perché i pianeti in Ariete fanno così, no? L'Ariete è il figlio di Marte, voi siete l'esilio di Marte, non lo amate, però insomma, ogni tanto bisogna farci i conti, cioè ogni tanto bisogna cimentarsi anche con, come dire, con le energie di fuoco. Ora, Marte, allora innanzitutto questa settimana Mercurio, il 3, entra nell'amico segno del Toro, quindi se siete stati attaccati, polemici, se in un ambiente si è creato battibecco, tensioni con una o più persone, anche in più situazioni, no? Perché poi dipende da quello che abbiamo tralasciato a destra, a sinistra, oppure dipende da quanto ci siamo fatti invadere. Perché insomma si sa che va un po' di moda per le persone aggressive invadere la sfera degli altri, no? Un po' di moda di vabbè, mo ci provo, io provo a prendermi questo, io provo a chiedere questo, io provo a fare questa cosa, io provo ad andare a casa, io provo a bussare, adesso gli mando un messaggio, anche se mi ha detto no 50 volte o se mi ha mandato a quel paese, no? C'è un po' questa abitudine, così ci si prova, un po' l'abitudine di prendere le persone per sfinimento, ok? Far la faccia tosta. E quindi chi è remissivo, chi non ama la polemica, no? Chi tende a non mettere dei paletti pesanti, chi non tende a prevaricare, a volte viene prevaricato. Quindi potrebbe essere accaduto anche questo. Quindi la buona notizia è che Mercurio, intanto il 3, entra nel segno del Toro, che vi è molto amico, è pacifico, c'è già Venere, quindi le conversazioni, l'energia diventa tutto più disteso e poi soprattutto i pianeti in Toro trovano un parterre di altri pianeti confacenti, Saturno, Marte, poi Nettuno, quindi l'energia inizia a parlare la vostra lingua. Certo, rimangono ancora Giove, Chirone, il Sole, c'è stata una luna nuova in Ariete, ce ne sarà un'altra, quindi comunque l'energia dice io ti tolgo la polemica magari, però ti spingo a fare nuovi inizi, ok? Quindi che poi nuovi inizi che cosa si intende? Intanto chiudere i rimasugli e le scorie degli ultimi 12 anni, perché noi sappiamo che Giove, ritornando in Ariete, sta concludendo definitivamente quel ciclo iniziato nel 2011, terminato credo nel 2012, dico credo perché quell'anno Giove aveva dei transiti molto irregolari e quello è stato un periodo insomma abbastanza diciamo, scomodo, cioè si è inaugurato un dodicennio abbastanza impegnativo. Perché? Perché all'epoca Giove trovò Urano opposto a Saturno, insomma si sono scardinate molte cose, no? Si sono scardinate molte cose, però non è che le cose si scardinano come una porta e si appoggiano. Nel mondo degli esseri umani praticamente voi avete assistito all'andare così, alla deriva di varie situazioni che si sono cominciate a danneggiare, a perdere energia, a sgretolare, vi siete sentiti isolati, soprattutto nel tempo del lockdown, della pandemia, quindi le cose hanno avuto un loro decorso, quindi ci sono state, e magari c'è qualcosa ancora da risolvere, no? Magari cose immobiliari, c'è ancora quella cosa da risolvere, quei lavori da fare, quella pratica da chiudere, no? Ci sono ovviamente delle faccende. Quindi queste, se è possibile, insomma, prima si chiudono e meglio è. Quindi queste due lune nuove in Ariete, una del 21 e l'altra che sarà il 20 aprile, vi portano così come delle ondate, la spinta di qualcosa che Giove, che è anche la giustizia, no? E la fortuna, magari vi spingono, vi passano sotto al naso e se potete le concludete, no? Però oltre a chiudere le cose del passato, si sa che più zavorre lasciamo, più si crea uno spazio aperto nella nostra vita per riempire di novità, che possono essere il lavoro, l'amore, nuovi amici, gli hobby, una nuova casa, un trasferimento.
Adesso l'energia vi spinge ad uscire comunque dalla zona di comfort, non sprecate le energie dove non state bene e soprattutto se prima questi discorsi vi spaventavano, prendete, partite, fate, lasciate Tizio, lasciate Caio, posti di responsabilità, se prima queste situazioni vi spaventavano, adesso voi per 2 mesi avete Marte sul Sole, quindi ci sono scleri. Ci sono alti e bassi, up and down di umore probabilmente perché insomma l'energia lunare del cancro è sollecitata da Marte e dalle quadrature insomma, di Giove, quindi gli sbalzi d'umore sono all'ordine del giorno. Non è un periodo all'insegna della stabilità, della quiete, però a un certo punto tutto questo materiale emotivo da cui prima prendevate le distanze perché aveva il sapore della tristezza, delle nostalgie, dei ricordi del passato, a un certo punto dovrebbe arrivare talmente su da darvi il coraggio e la forza e l'energia quindi di liberarvi di qualcosa. Quindi prendere in mano la situazione, sarete molto determinati, molto dritti alla meta, molto più protagonisti, cioè riprendete molto la vostra forza se in famiglia vi hanno caricato di problematiche, no? Perché poi insomma può succedere questo, se fate da cuscinetto a molte situazioni, questo Marte in Cancro, perché è molto l'asse famiglia, lavoro e soprattutto l'universo vi dice di riprendervi la vostra leadership, no? Cioè di non fare, di non correre dietro a tutti, ecco, imparate, cominciate a trovare la forza di dire no, quindi grande energia. Una grande energia che è sostenuta dagli astri, perché comunque avete, io vi ricordo che dal 7, anche se non tutti lo sentono, anche se c'è chi chiede ancora l'oroscopo per decadi, quando ho spiegato 58 volte, ma è bene anche, come dire, ripeterlo, che l'universo si fa sentire anche appena entra in un segno, anche alla terza decade, ok? Faccio l'esempio, guardate, prendete la Canalis, 12 settembre, inizio terza decade, Saturno il 7 è entrato in opposizione e ha divorziato. Ovviamente ci aveva pensato Giove opposto a creare i presupposti l'anno scorso, però per dire che è passata subito all'azione. Quindi la suddivisione in decadi non sempre funziona, non sempre è veritiera e quindi ci dà una visione della vita un po' miope. È come se una persona del vostro segno che è nata il 12 luglio dicesse no vabbè ma a me Saturno arriva fra 2 anni quindi sto così, invece no, invece avete già quell'energia a favore, mi hanno già scritto molti perché avevo chiesto espressamente il feedback, quindi iniziate a dire no, perché dite no e perché quei no sono finalizzati a, come dire, a difendere delle situazioni, delle proprietà, il vostro amor proprio, il vostro benessere psicofisico e poi soprattutto ragazzi voi state crescendo, state aumentando le competenze, infatti questo molti tornano a studiare, avete tanta voglia di conoscenza, sia spirituale sia proprio di competenze lavorative. Perché? Perché volete di più, volete uscire dovete anche, fatelo, uscite da quel letargo, ok? Da quella chiusura, da quella fase di sacrosanta protezione e difesa. La chiusura è stata una protezione e una difesa per il vostro cuore in questi anni. Adesso potete iniziare a dire no e a diventare quello che volete diventare. Saturno vi permetterà questo. Ovviamente il cambiamento, ci dice Saturno in Pesci, deve avvenire prima a livello inconscio, ma io vi ricordo che fra 2 anni voi avrete Giove in Cancro, quindi iniziare a seminare un campo adesso vi permetterà di fare un raccolto super abbondante. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa vi ha portato la luna nuova in Ariete, ce ne sarà un'altra ma sarà diversa da questa e insomma vediamo di utilizzare l'energia dell'universo per aiutarvi. Un grandissimo in bocca al lupo e buona settimana. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, benvenuti ad una settimana in cui insomma, il cielo inizia a far sentire
dei cambiamenti che probabilmente erano sperati e desiderati da prima e che adesso, come dire, iniziano a manifestarsi. Allora, il desiderio di andare lontano, il desiderio di partire e lasciare, staccare, tutto, diciamo, tutti i casini, tutte le cose, no? Anche portate da Saturno che non si sono ancora risolte, perché non è che Saturno se ne va e si risolve tutto, come mi avete infatti scritto nei commenti, la voglia di staccare e di andare lontano è poderosa. Giove in Ariete chiede proprio un spensieratezza, brio, vitalità, amore, passione. Ci sono e non ci sono, innanzitutto perché Marte è nel segno del Cancro, 2 perché Giove è congiunto a Chirone, quindi il viaggetto se c'è breve, la spensieratezza c'è a fasi alterne, qualche minuto poi si ritorna nei doveri, però insomma ci saranno margini di miglioramento, cioè sappiate che man mano più passa il tempo e più vi allontanate da Saturno, quindi dal 7 marzo, giorno in cui Saturno quantomeno è uscito dall'Acquario, più le cose inizieranno a sistemarsi. Le lune nuove in Ariete vi aiutano. Certo, c'è la prima luna, quella del 21 marzo, che finirà con una luna in Bilancia, quindi vi porterà notizie burocratiche, questioni legali, trasferimenti per lavoro, novità scolastiche e universitarie, novità di comunicazioni. La seconda luna, quella di aprile, porterà novità nella famiglia e nel domicilio. E quelle novità che diciamo la seconda luna, che poi insomma è quella che si farà i primi di maggio, le novità diciamo che riguardano il domicilio, probabilmente le inizierete a sentire già da adesso, perché avete Marte in esilio nel segno del Cancro, in quello che è il segno precedente al vostro, quindi nel segno che rappresenta un po' il vostro subconscio, no? E quindi che cosa accade? Che stanno emergendo, ritornando le solite dinamiche familiari e anche le vostre reazioni emotive, trite e ritrite, cioè le solite cose che ritornano, stanno ritornando ovviamente nella speranza che uno riesca ad interrompere la dinamica, ok? Quindi le discussioni in famiglia, perché magari voi vorreste partire, perché voi volete fare un nuovo corso, volete regalarvi qualcosa di nuovo e magari lo volete fare in maniera impulsiva e quindi c'è sempre quel rimbrotto di qualcuno, come se da sempre voi foste cresciuti e poi anche diventati adulti e vi sembra sempre di percepire quel rimbrotto di qualcuno che non approva le vostre decisioni, che obiettivamente a volte sono impulsive, no? Cioè non sono tanto ponderate, soprattutto quando ci sono pianeti in Ariete, quindi il fuoco divampa, la passione divampa e l'esuberanza, come dire, lo sprint leonino del fuoco divampano e quindi ci sta, ok? Però vi fanno tanto male, ok? È come se non vi sentiste capiti in tutta la vostra magnificenza, perché insomma il segno del leone ha il sacrosanto diritto di brillare e è un sacrosanto diritto che adesso rivendicate a gran voce, perché negli ultimi 3 anni di brillare, insomma, se ne è parlato poco, perché Saturno è peggio di Plutone. Lo so che voi avete paura di Plutone perché c'è Plutone, il signore dell'Ade, ma ragazzi, Plutone è lontano lontano, piccolo piccolo e spalmato in 20 anni, infatti fa effetto solo perché il suo transito è molto lungo. Fosse ridotto già 1/3, cioè, i cambiamenti apportati sarebbero davvero pochi. Saturno 3 anni è un corso accelerato, insomma, quindi sappiate che il peggio a mio avviso è passato, ok?
Plutone è veramente lontano, trasformerà sicuramente il vostro rapporto con gli altri, però adesso avete il bisogno di ruggire. Ovviamente Giove in Ariete vi fa ruggire tanto, vi fa venire proprio voglia di esuberanza, di cambiare, anche di fare di colpi di testa. C'è Chirone, insomma, che fa fare dei colpi di testa noto eccessivi, cioè chi già tendeva a partire proprio non ragiona più. Chi aveva difficoltà a corroborare, era un po' scompensato nella sua forza di fuoco, implode, perché vorrebbe ma non può. Quindi ha accentuato la ferita, ok? Fatto sta che se volete risolvere e guarire le vostre ferite con Marte in Cancro nei prossimi 2 mesi, le ferite emotive, l'inconscio, avrete tutta una serie di dinamiche che ritorneranno. Ragazzi, riguardano la famiglia, gli amici d'infanzia, ognuno ha il suo karma legato a Marte in Cancro, no? Tra i leoni, ascendente leone. E quindi tornano fuori quegli ostacoli, quelle dinamiche che voi percepite come i nemici della vostra magnificenza, cioè del vostro diritto di brillare. Quindi è come se venisse fuori qualcuno che magari vi dice no, ma questo non lo fare, ma perché lo stai facendo, ma guarda che non va bene. In realtà questa volta prestare ascolto a questi rimbrotti, cercando di separare la reazione emotiva, perché questo è il motore del leone, no? Quando poi viene toccato nelle sue cose intime. Ascoltare, cioè veramente prendete appunti su quello che vi arriva. Perché? Perché questo Marte in Cancro è altamente sostenuto, quindi questa vocina che si eleva dall'inconscio, questo nemico, si prospetta per essere risolto su 2 piani. Se c'è una ferita, no? Marte in Cancro, le dinamiche familiari, l'infanzia, le mancanze che ci sono state, se c'è qualcosa che emerge, questa volta è trigono a Saturno, sestile ad Urano, quindi può essere neutralizzato una volta per sempre. Come? Come accettazione e lasciare andare. Questa è la somma alchemica, il fuoco alchemico più alto, però ovviamente bisogna andare preparati. Cioè lavorare su di sé, di modo che quando la dinamica si riverifica si riesce ad assistervi come se non vi riguardasse e quindi accoglierne anche il senso. Quindi può essere risolta sia a livello inconscio, non aderendo più e non scendendo a quella dinamica, quindi non reagendo, e poi può esserci qualcosa che avete bisogno davvero di concepire, perché ripeto, è un ottimo aspetto questo Marte con Urano, Venere e poi dalla prossima settimana anche Mercurio in Toro con nodo nord. Quindi gli anelati cambiamenti sia immobiliari che lavorativi a cui aspirate potrebbero giovare anche da questi rimbrotti, da questi suggerimenti, da queste dinamiche e soprattutto dalla risoluzione di esse. Quindi quando arrivano non evitatele, accoglietele e lavorate sull'emotività, perché è quella che potrebbe fregarvi quando questa volta invece ci sono i presupposti per un grandissimo miglioramento e per disarcionare, non dico una volta per tutte perché figuriamoci, ma buona parte del karma familiare che vi portate dietro. Quindi fatemi sapere nei commenti come va e buonissima settimana. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, benvenuti alla settimana dal 27 marzo al 3 aprile. Vi comunico già che il vostro governatore Mercurio questa settimana rimane ancora nel bellicoso ed irascibile segno dell'Ariete, ma dal 3, quindi dalla fine di questa settimana, entra nell'amico segno del Toro, quindi già dalla prossima avrete una congiunzione Mercurio, Venere, Urano, nodo nord e potete fare degli incontri sentimentali destinati. Accadranno delle cose veramente destinate, benefiche, positive, che vi condurranno lontano, che vi faranno
comprendere molte cose, incontrerete una o più persone, poi ovviamente dovrete scegliere, oppure incontrate una persona che vi farà battere il cuore, che vi porterà nel suo mondo, riuscirà veramente a farvi fare pace con il passato, con il vostro cuore, con la vostra serenità e magari portandovi nel suo mondo, che è un mondo benefico fatto da altre frequentazioni, altre energie. Inizierete a lasciare andare un passato, situazioni, dinamiche che magari non vi piacciono, e approfittando di Saturno in opposizione ci si può liberare del passato in maniera benefica grazie ai pianeti del Toro, nel segno del Toro. Questo è il preludio, queste conoscenze, queste belle dinamiche. Potrebbe anche trattarsi di un corso di benessere, di spiritualità, di qualcosa che accresce il vostro benessere, e all'interno di questi corsi fare le conoscenze che vi stavo dicendo. Quindi se cercate un lavoro alternativo vi si può veramente dipanare tutta una serie di prospettive legate al benessere e alla spiritualità che vi possono aprire un mondo e delle prospettive, quindi dare delle buone chance. Oppure all'interno di un settore legato al benessere, al miglioramento, ai piaceri, potete fare degli incontri che vi cambieranno la vita anche a livello sentimentale. Una cosa non esclude l'altra, perché se deve arrivare il bene, arriva anche quando si ha Saturno opposto. Anzi, Saturno opposto, se collaboriamo e non gli andiamo contro, perché poi i problemi di sofferenza vengono dati dalla nostra rigidità, dalla nostra resistenza al cambiamento, ma se si capisce l'energia e gli si va incontro, quindi se non si fanno gli up and down, cioè se non si passa dall'essere troppo razionali e poi al completamente emotivi, e si usa Saturno per trovare un equilibrio, in realtà dopo 3 anni di Saturno contro veramente uno ha fatto pace con 3/4 del karma, ha risolto grandi cose. Quindi bellissimi incontri che portano lontano a livello di benessere, di cultura, anche di amore. Ovviamente quello che inizia adesso, gli incontri che troveranno come dire, un'ufficializzazione, sbocceranno potenzialmente a partire dal 16 maggio. Quindi è importantissima questa cosa, perché ci sarà Giove, no? Ci sarà Giove in Toro, che quindi vi porterà lontano. Se sentite il bisogno di ritornare all'università, di prendere nuove competenze, è un momento benefico per fare queste cose. Non formalizzate, cioè non firmate quando ci sarà Mercurio retrogrado, perché si sa che la Vergine indugia, prima sta lì a pensarci, poi parte a razzo, e aveva avuto paura di Mercurio retrogrado e va sicuramente lì, perché è proprio l'incedere, così, è l'incedere del segno della Vergine, che ha un lato ombra in Pesci, quindi è molto frenato, molto razionale, molto insicuro, titubante, perché chissà mai se sbaglia, ma se deve sbagliare lo fa alla maniera pescina, senza guardare neanche il calendario. Cioè una mattina si alza in preda all'emotività e si butta in maniera irrazionale. Quindi dal 21 aprile, ci manca un po' ma non si sa mai, dal 21 aprile al 15 maggio ci sarà Mercurio retrogrado, ok? E quello è un Mercurio molto utile per sanare le ferite del passato, risolvere le questioni pratiche lasciate in sospeso. Quello è un momento, risolvere le questioni immobiliari lasciate in sospeso, fare dei lavoretti in casa, risolvere questioni bancarie, perché è un Mercurio in Toro, no? Quindi è molto pragmatico, molto legato all'economia. Fate queste cose qui. Magari fare le visite del dottore che dovevate fare, ok? Chiarire con qualcuno, scusarvi, fare tutte queste cose qui che riguardano il passato, anche se l'impulsività sarà tanta, perché ci sarà ancora Giove in Ariete, ci sarà anche una luna nuova in Ariete intorno al 20, cercate di non esordire e di aprire attività, ritirare macchine, ritirare qualsiasi cosa, ragazzi, anche, ve l'ho detto già in un altro video, anche gli impianti, le protesi, anche mettere, a volte veramente mettere una caldaia nuova con Mercurio retrogrado può essere fonte di problematiche. Ovvio che non vi voglio terrorizzare, ma ci sono Mercurio e Mercurio, questo non ha Giove opposto.
quello che ho visto accadere con Mercurio retrogrado opposto a Giove, quindi Mercurio in bilancia nell'autunno scorso, avrei potuto scrivere il mio primo libro, veramente, ma continuo ancora adesso, perché? Perché Giove tornando in Ariete riporta a galla tutte queste cose qui, quindi vedo intorno a me e me ne scrivete di ogni, e sono tutte risalenti al periodo settembre-ottobre dell'anno scorso, quindi vabbè. Non voglio spaventarvi, adesso non c'è Giove opposto, quindi proprio la sfiga, la fortuna che vi volta alle spalle, però è un Mercurio comunque congiunto a Urano che appunto riporta le questioni pratiche, anche interpersonali, affettive del passato, perché comunque è nel segno del Toro che sì pragmatico ma è anche il segno dell'amore e quindi è utile per risolvere. Prima e dopo lanciatevi, quindi fino al 21 aprile e dopo il 15-16 maggio ovviamente esordite, dichiaratevi, fate, aprite, inaugurate, ritirate cose grosse e fate le cose ovviamente stiamo parlando di cose importanti, insomma, no? Quindi qualcuno mi ha scritto ma posso andare in viaggio? Il viaggio più che in esordio cioè non è una cosa definitiva, non è un negozio che lo apri e poi dopo 2 mesi devi chiuderlo, quindi se avete già prenotato certo ovviamente sì, questo sì, magari ecco non si apre la partita IVA, ecco questo no, probabilmente, cioè questo no, questo è un Mercurio particolare perché è congiunta a Urano, io non l'aprirei insomma fino al 16 maggio, ok? Per dire, cioè non inaugurate grandi cose burocratiche, ma risolvete il passato. Tutto quello che dovevamo fare da molto tempo è utile risolverlo, anche ovviamente per l'iscrizione all'università, queste cose qui, prima o dopo, tanto si è fuori dal periodo delle iscrizioni, quindi se doveste fare qualsiasi cosa fatela dopo. A tal proposito volevo chiedere se gentilmente mi scrivete nei commenti tutte quelle persone che mi avevano scritto l'anno scorso, i cui figli si erano immatricolati o che proprio loro si erano immatricolate e purtroppo o le lezioni iniziavano con Mercurio retrogrado, ma quello era poco male. Chi si era proprio immatricolato con Mercurio retrogrado, se frequenta ancora quella facoltà o se ha cambiato, perché potrebbe, o se a volte, perché questa l'ho vista accadere in diretta, la pratica non viene inoltrata, quindi è come se la persona non risultasse iscritta, cose di questo genere. Quindi questo fatemelo sapere perché insomma voi siete molto legati alle cose di Mercurio, no? Quindi alle questioni burocratiche, alle iscrizioni, alle segreterie, alle scuole, alle comunicazioni, agli iscritti. Quindi questa cosa qua. Quindi diciamo che occhio alle firme che mettete dal 21 aprile al 16 maggio. Tornando a noi, quindi begli incontri che fanno bene al cuore, che fanno bene al benessere, c'è un po' di attrito fra voi e gli altri. La vostra tendenza segreta, che non tutti direbbero, ma poi insomma dopo un'immediata conoscenza insomma si percepisce, la vostra tendenza all'impulsività, al colpo di testa così, un'impulsività quasi arietina, che adesso è sollecitata da Giove, potrebbe mettere attrito tra voi e gli altri. Se lavorate in un team, in un gruppo, se siete studenti e avete la classe, gli amici, c'è una frizione fra il vostro volere e i bisogni degli altri. Cercate di non imporvi, se avete bisogno di qualcosa, trovatela in autonomia. Cercate questo, perché altrimenti si iniziano a creare degli attriti che dureranno un paio di mesi grossi e che potrebbero, viste le lune che ci sono, 2 lune in Ariete, c'è stata la prima il 21, l'altra ci sarà il 20 aprile, potrebbero fomentare degli attriti e rovinare delle collaborazioni, dei rapporti di lavoro, insomma qualche amicizia, insomma incrinarla un po'. Siccome avete Saturno opposto e c'è, insomma, come dire, le relazioni, le questioni tendono a congelarsi un po' quando ci sono le opposizioni di Saturno, siate lungimiranti e lavorate molto sull'equilibrio, quindi cercate di fare per voi, ok? Cioè non imponete la vostra esuberanza sugli altri, questo è importantissimo. Io vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti e vi auguro un'ottima settimana.
Cari amici della bilancia, cari amici con l'ascendente bilancia, voi venite da una settimana, la scorsa, molto interessante perché c'è stata la luna nuova nel segno dell'Ariete che vi porterà ad affermarvi. Porterà la vostra persona e il vostro status ad avere una sorta di ribalta, una sorta di upgrade e una sorta di miglioramento. Perché? Perché c'è questa luna nuova in Ariete che sollecita i rapporti, sollecita le collaborazioni, sollecita i contratti, ovviamente le novità, no? Anche i nuovi incontri, le nuove fasi di vita e sarà poi seguita da una luna piena in bilancia. Quindi diciamo che siamo in una fase clou dell'anno per voi. Il sole è nel segno dell'Ariete, che voi sapete essere il vostro lato ombra. Ogni segno ha un lato ombra, nel vostro caso è il segno dell'Ariete, voi siete figli di Venere, siete concilianti, siete figli d'aria, quindi siete eleganti, siete creativi, amate le cose delicate, raffinate, e però avete questo lato ombra, bombarolo, bellicoso nel segno dell'Ariete che in una parte dell'anno viene fuori. Ora, quest'anno, fatalità, c'è anche Giove, c'è la luna piena, bella luna piena, c'è sempre quando abbiamo quando abbiamo il lato ombra, no, opposta alla luna nuova, cioè le energie dell'universo sono sempre un po' scardinanti quando siamo nel lato ombra. Perché? Perché la Terra è un pianeta evolutivo e quindi un po' ogni tanto, insomma, la parte dell'inconscio che noi tendiamo a buttarci dietro e a non guardare mai, in un periodo dell'anno emerge, viene fuori. Quindi ovviamente avete quella parte, no, bellicosetta, esuberante, non vi riuscite a tenere. Io vedo anche le bilance a cui ho detto no, ma aspetta che passi Giove dall'opposizione per prendere decisioni importanti, ma non ce la fanno. Perché? Perché l'esuberanza è tanta e soprattutto chi ha tanti pianeti in bilancia non ce la fa perché l'opposizione di Giove congiunta al Sole, che è la parte attiva, quindi è il momento più forte, più potente del transito di Giove, cioè quando il Sole entra nel segno dell'Ariete insieme a Giove, che l'esuberanza inizia. E allora che succede? Facciamo un distinguo. L'ascendente bilancia può procedere. Chi ha Sole o Luna ma non ha l'ascendente bilancia sarebbe bene che si facesse consigliare, cioè che usasse prudenza. Ok? Quindi i luminari, Sole e Luna, quindi chi è nato nel segno della bilancia e chi ha la Luna nel segno della bilancia, con Giove opposto, magari le cose più rischiose non fatele. È un'altra cosa, questo siccome è un periodo di primavera, di esuberanza, di energie, di voglia di amare, no? Si risvegliano i sensi, si risveglia un po' tutto l'essere umano, la macchina biologica, si risveglia tutto, si risvegliano le emozioni. Con Giove opposto, di solito Giove opposto al Sole o alla Luna, si fanno gli incontri tentatori, ok? Quindi il corteggiatore insistente, anche se siete impegnati, oppure se siete single, la persona che si presenta come il principe azzurro o la principessa e magari omette di dire delle cose e poi c'ha 3 famiglie. Quindi l'ascendente in questo momento è decisamente favorito, l'ascendente bilancia. Il Sole e la Luna devono semplicemente, che non devono vivere, io ho detto la battuta fingetevi morti, lo dico per chi non riesce a controllare l'impulso. Allora, se dovete fare un danno, non lo so, mettete la serie Netflix in TV, no? Se dovete fare un danno, limitate il danno con le uscite, quindi non agite, non fate grandi cose. Chi riesce a limitare l'impulsività
insomma ha una certa centratura e riesce ad ascoltare le proprie emozioni, perché poi sono la sede della verità, invece è la mente che sfarfalla, perché poi quando vogliamo troppo, quando vogliamo capre e cavoli, quando l'ego, no, ci fa dire ok, ma io faccio questo però faccio anche quest'altro, quando esageriamo è la mente che ci frega, perché pensa di poter controllare tutto e quindi ci fa osare anche se la voce interiore ci suggerisce di fermarvi. Quindi chi ha Sole e Luna in Bilancia ma ha una buona centratura, una buona connessione, non ha fatto tragedie e grandi cavolate né nei mesi scorsi, perché noi veniamo già da un primo transito di Giove in Ariete dell'anno scorso, il 2022 iniziato a maggio e finito a novembre. O chi vanta un curriculum per cui non ha fatto cavolate nemmeno nel 2011-2012, quindi ha una buona connessione con se stesso, e se ce l'aveva all'epoca l'ha conservata, perché insomma, vi garantisco che ci sono dei periodi in cui si perde la grazia di Dio per lo stress. Chi ha conservato quella bella connessione, quella bella concentratura con se stesso, perché nel cuore c'è sempre la verità, può procedere, perché mi rendo conto che la voglia è tanta. E poi, diciamolo, Marte è entrato nel segno del Cancro dal 25 e c'è una voglia di affermazione, di affermare il vostro volere, di risolvere delle cose in famiglia, di acquistare immobili, di trasferirvi, proprio è l'ambito della famiglia, della casa. Sarà nei prossimi 2 mesi il vostro obiettivo, no? Risolvere cose, fare i figli, magari mettere su famiglia se non ce l'avete già, fare figli, oppure seguire i ragazzi, magari ecco, stare dietro ai figli perché sanno spingerli a fare qualcosa di meglio, oppure è il coniuge che vive un momento molto impegnativo, molto gratificante, e voi gli state dietro. Quindi i prossimi 2 mesi ci saranno anche dei momenti molto intensi, no? C'è Marte in Cancro, quindi famiglie, mobili, emozioni legate anche all'infanzia, tante cose da fare. Quindi è probabile che ci siano delle decisioni da prendere, e dovrete anche, io vi invito a coltivare l'equilibrio, no? L'equilibrio tra la vostra individualità, che è molto forte con Giove in Ariete, e le esigenze della famiglia. Quindi coltivate il cuore, che per voi è la chiave di tutto, e siate empatici. Quindi non cedete all'irruenza, respirate molto, ascoltate il cuore, cercate di mantenere la calma, non partite a razzo perché non è il vostro, no? Quindi non viene bene e non produce gli effetti che desiderate soprattutto. Rimanete nel cuore, siate empatici, datevi il tempo di capire cosa vuole dire l'altro, e vedrete che molte dinamiche disfunzionali negli affetti si scioglieranno. Quella congiunzione interessante di Venere ad Urano e Nodo Nord potrebbe essere utile, potrebbe rivelare, visto che il vostro governatore è congiunto al Nodo Nord e a Urano, potrebbe rivelare delle svolte di vita che sciolgono buona parte del vostro karma familiare, o una o più, si spera più, dinamiche tossiche ereditate in famiglia, quindi karma familiare. E poi ovviamente si possono risolvere anche delle questioni ereditarie. Per i single c'è tantissima passione, se non c'è in giro, quindi guardatevi intorno. Se non avete intenzione di fare storie serie, ovviamente anche chi ha il Sole e la Luna in Bilancia e insomma non sente il bisogno di fare famiglia, con le dovute accortezze, insomma, per voi no? Occhio al vostro cuore, chi tutelate i vostri sentimenti, ma insomma potete avete meno da preservare, no? Avete meno da tutelare, quindi divertitevi, ma siate nel cuore, fate le cose soltanto se le sentite veramente, siate empatici, passate una bella settimana e fatemi sapere nei commenti come va. Un bacio a tutti. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, insomma, Marte a favore dovrebbe già aver fatto percepire una bella ventata di rinnovamento, di forza. Vi state lasciando dietro tutti quei retaggi, tutti quei condizionamenti, e iniziate a percepire la voglia, il desiderio, l'esigenza e, lasciatemelo dire, il diritto
di volere di più. Diciamo che avete smesso di accontentarvi o state iniziando. Marte è a favore, il vostro governatore, che tra l'altro è a favore anche di Saturno, sta portando un sacco di novità e contemporaneamente, in ottimo aspetto, anche a un altro stellium molto interessante che si sta creando. Il 3 Mercurio uscirà dal segno dell'Ariete ed entrerà nel segno del Toro. Ad attenderlo ci sono già il nodo nord, e voi sapete già che stiamo parlando di destino, Urano, cambiamenti improvvisi, e Venere. Ora avete già iniziato ad amarvi di più. Da quando Venere è entrata nel segno del Toro avete iniziato ad amarvi di più, a pretendere di più. Chi non l'ha già fatto, chi non si è già liberato repentinamente di lavori, relazioni, cose che erano un po' un accontentarsi grande, no? Un po' una cosa appiccicata e non una cosa desideratissima. Cioè, chi già ha iniziato a farlo. C'è chi poi lo farà, c'è chi sta iniziando a sentire un'esigenza diversa, e ora che anche Mercurio si unirà a questo stellium interessantissimo, meno deflagrante di quello famoso di Marte, Urano e Nodo Nord in Toro dell'anno scorso, perché insomma dove c'è Marte c'è peso, dove c'è Marte c'è strappo, dove c'è Marte c'è guerra, insomma c'è una lacerazione, c'è una separazione, oppure c'è un nuovo inizio coercitivo perché magari uno è impegnato quindi deve rompere qualcosa. Quello aveva un peso specifico, una densità forte, però questo è uno stellium molto molto carino, quindi 4 dalla prossima settimana, non da questa, ma ci state andando incontro, quindi ve lo spoilerò perché poi per voi sarà importante quello. 4 pianeti in Toro, sono 2 pianeti veloci, Venere e Mercurio, che portano l'incontro, che portano la firma, che portano il contratto, che portano contratti di lavoro, compravendite, macchine, case, qualcosa di importante. Ovviamente non stiamo parlando dello shopping normale. Ovvio che se avevate un sogno, anche la vacanza, anche, ragazzi, che ne so, un capo importante, adesso le borse molto grosse, cioè qualcosa che vi rimane, cioè qualcosa che segna un upgrade, che segna un momento particolare, non uno shopping del sabato pomeriggio, accade, ma anche in termini relazionali, di contratti, non solo compravendite gradite, ma anche a livello personale ci sono degli sviluppi molto interessanti, degli incontri molto interessanti. Anche l'accensione di un mutuo o un rogito possono rientrare in queste cose, perché stiamo parlando di pianeti in Toro che vi vincolano a prendere degli impegni e che quindi no, vi danno tanta gratificazione, però poi vi definiscono in un orticello. Quello che nasce adesso come incontri, come prospettive, come colloqui, no? Come conoscenza di nuovi corsi, perché c'è tanta voglia di migliorarvi finalmente, potrebbe poi sbocciare, no? Cioè diventare qualcosa di ufficiale, di effettivo, quando il Sole entrerà nel segno del Toro. Quindi parliamo con la prossima luna nuova in Ariete, che per voi porterà uno switch molto interessante. Voi percepirete più quella, la prossima luna nuova in Ariete, perché sarà seguita dalla luna piena in Scorpione, e quindi quando il Sole entrerà nel Toro, quindi si andrà ad unire al nodo nord a Urano, Venere sarà già uscita, Mercurio sarà già uscito, però poi entrerà Giove, quindi quelle cose concrete che voi avete tanto desiderato prima, adesso iniziano velocemente ad arrivare. Con Marte a favore in Cancro l'energia si muove in una maniera molto naturale, le cose arrivano fluide. Io vi ricordo che però voi siete dei conquistatori. Voi siete dei conquistatori, delle persone che hanno bisogno di rischio, di brivido, con un ego massiccio, forte, quindi la persona più egoica più ama il rischio, la trasgressione, no? La sfida.
dovete tenere conto di questa parte del vostro carattere, perché venendo da anni di magra, di precarietà, è normale che siate affamati di certezze, abbondanza, lavori a tempo indeterminato, relazioni stabili, no? È chiaro che avete bisogno di stabilità, ma è anche chiaro che potreste poi alla lunga, una volta saziato quella fame emotiva, quel desiderio un attimino di respirare, vi potreste annoiare. State attenti, perché il prossimo anno, ecco, è arrivata Milla e allora lo prendiamo come la diamo per buona la prima, vi potreste annoiare e per un anno avrete Giove opposto. E Giove opposto per il segno dello Scorpione è proprio quello, essere costretti, non so, vincolati a stare in un luogo sicuro, ben controllato, quindi non è che vi potrete muovere ogni tanto come volete voi, probabilmente magari trovate un partner geloso, per dire, oppure fate un contratto vincolante e poi magari vi ritorna la voglia di avventura, di emozioni forti. Quindi ascoltatevi molto prima di mettere queste firme, prima di imbarcarvi in qualcosa, perché in voi c'è un certo bisogno di complicazione, un certo bisogno di sfida e quindi di conseguenza un certo bisogno di movimento, anche se siete abilissimi a far danni, a complicare le cose anche in una stanza, nella stanza di un ufficio, quindi insomma stupiteci. Però prima di continuare vi volevo ricordare che in questo periodo che vi ho appena indicato ci sarà Mercurio retrogrado. Voi siete tra i più fra i segni, diciamo, più intercettati, più riguardati da questo transito, perché sarà un Mercurio retrogrado in Toro, proprio su questo stellium qua, no? Quindi le novità che porta quello, poi a un certo punto dal 21 aprile al 16 maggio potrebbe farvele ripensare, complicare. Ok, quello è un momento in cui sarebbe meglio non mettere firme. Quelle messe prima, ok. In quel momento cercate di non avanzare, cioè cercate di non incasinarvi ancora di più, e anche se vi dovesse venire il sospetto, come dire, la tentazione di mandare all'aria magari i contratti appena firmati, esempio, che ne so, ho ordinato una macchina, non la voglio più, ho preso una vacanza di 3 mesi, non la voglio più, come dire, non cedete al primo impulso, ok? Perché Mercurio retrogrado è molto utile per risolvere le cose burocratiche, immobiliari ed economiche lasciate in sospeso. Cioè è come se noi fossimo con lo sguardo, anche se un moto apparente, è come se noi fossimo mentalmente rivolti con lo sguardo al passato. È una fase temporale che ci consente l'universo per risolvere tutti i casini che facciamo normalmente. Quindi quando l'energia è rivolta al passato, pretendere di esordire, di prendere nuove decisioni è un po' controproducente, perché non si è molto lucidi fondamentalmente, ok? Quindi quello che vi consiglio è di risolvere gli errori, quelli certi del passato, che poi ritornano, no? Le cartelle esattoriali, le cose da pagare, quel capo che non avete pagato, tutte le cose taurine, oppure un ex che chiede spiegazioni, chiarimenti, restituirvi cose che vi siete dimenticati, no? Queste cose qua. Per le cose del passato è un ottimo alleato, Mercurio retrogrado, per prendere decisioni così d'amblè per il futuro. Va preso con le pinze. Le cose importanti con Mercurio retrogrado si dovrebbero decidere, ecco, rispetto al passato, non rispetto al futuro, quindi occhio, come dire, occhio. Poi insomma, se è una cosa che non vi cambia la vita, allora andate. Però c'è quella fase temporale, visto che avrete tanto movimento, che andrebbe presa un pochino con le pinze, quindi segnatevela. Io spero che già da questa settimana voi mi scriviate che Marte in Cancro vi ha portato tante belle novità, che Venere, Mercurio e lo stellium in Toro abbiano alzato l'amore per voi stessi e di conseguenza l'amore che gli altri nutrono per voi. Vi aspetto nei commenti, vi mando un grande bacio e vi auguro una buona settimana.
Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, benvenuti ad una settimana in cui siete ufficialmente liberi da Marte in opposizione. Spero che non vi abbia causato, che ne so, delle complicazioni proprio a livello contrattuale, lavorativo, relazionale, che vadano oltre le tensioni e gli scontri e le polemiche. Quindi spero, no, che insomma siete riusciti ad uscire indenni anche grazie al trigono di Giove in Ariete, che ha fatto quello che poteva, visto che c'era anche Chirone, per proteggervi da questa opposizione, questa sfida che sicuramente non per la natura del segno ma per la pesantezza può aver equiparato una veramente, che ne so, un'opposizione di Saturno, no? Perché è stata veramente intensa e soprattutto quando si è incrociata con Giove in Pesci, insomma, ha creato molta confusione. Adesso Marte è passato nel segno del Cancro, i pianeti in Ariete restano nel settore della vitalità, dell'amore, dei figli, insomma, la voglia di divertirsi c'è. Forse adesso che Marte si è spostato, come dire, avete anche un gioco maggiore, riuscite a muovervi meglio, però subentrano diciamo nuovi impegni, un nuovo tipo di impegni, oppure diciamo che le questioni che adesso arrivano sono relative ai 6-7 mesi precedenti di Marte in Gemelli. Fatto sta che sembra ci siano delle questioni ereditarie legate agli immobili, legate a rapporti con parenti, amici, inquilini, vecchie case, vecchi immobili, insomma sembra che la questione famiglia, casa, eredità inaugurata prima con Giove in Pesci, parliamo del 2021, dell'estate del 2021, sembra che quella stagione continui, ok? Magari adesso sarà meno caotica, nel senso che lì c'era tanta emotività, adesso parleranno i fatti, stiamo parlando proprio di fatti di carta bollata, di giustizia, di situazioni, però ovviamente nei prossimi 3 anni si risolveranno molte questioni legate proprio alla famiglia, alle origini, alle radici, agli immobili, e avrete anche Giove che vi aiuterà tantissimo. Quindi avete Giove, per chi non avesse visto il video dedicato agli abbonati su Saturno con le previsioni di Saturno in Pesci, avrete Giove in Toro quest'anno, poi anche negli anni successivi ci sarà un Giove in Cancro che vi aiuteranno a trovare, come dire, a migliorare le cose, insomma a risolverle, come se la giustizia fosse dalla vostra parte, no? Adesso inaugura Marte in Cancro, affonda le mani nelle questioni ereditarie. Saranno 2 mesi così. Se avete dei figli, probabilmente ci saranno, se avete dei figli grandi, probabilmente la luna nuova del 21 marzo che c'è stata e la luna nuova, la seconda luna nuova in Ariete, sempre su Giove, del 20 aprile, magari porteranno a distribuire a loro, per esempio, dei beni per delle questioni, no? Quindi magari a coinvolgerli, oppure potrete finalmente aiutarli, per tutti i genitori che mi chiedono, insomma, no? Se i loro figli avranno degli sviluppi, degli aiuti, delle cose, in qualche modo le questioni riguardanti i figli sembrano essere avvantaggiate. Ad un certo punto, insomma, se riuscite a risolvere anche queste questioni patrimoniali ed economiche, riuscirete ad aiutarli anche voi, però a prescindere dall'aiuto che potete dargli voi, soprattutto se c'è chi fa concorsi, ha chiesto di ritornare a casa, trasferimenti, no? Perché tanti genitori Sagittario mi hanno chiesto queste cose qui, perché siete molto protettivi, molto affettuosi. Allora, la luna del 21 marzo che c'è stata e la prossima luna il 20 aprile, quindi abbiamo 2 mesi spalmati, gli ultimi 2 mesi di Giove in Ariete possono portare delle belle notizie per i vostri ragazzi, per le vostre ragazze, e quegli eventuali avvicinamenti, no? Che sperate
potrebbero avvenire. Quindi i prossimi 2 mesi sono altamente interessanti per tutte le questioni famiglia, in positivo, si risolvono tutte le questioni famiglia. Chi invece è single, la famiglia o insomma chi cerca l'amore con questi transiti può, ragazzi, vi consiglio di non incasinarvi in situazioni, triangoli con persone impegnate, perché con i transiti che ci sono adesso e con un Saturno insomma, per voi sfidante, cose iniziate per gioco vi potrebbero far rimanere un po' impantanati, no? Emotivamente, incastrati in situazioni da cui poi nel tempo vi accorgerete di non riuscire a liberarvi. Quindi, siccome c'è un'energia comunque di rinascita, di qualcosa, nelle sfide c'è la rinascita, no? C'è un'energia che dice che si sta concludendo una fase di vita e ne sta iniziando un'altra. In questi mesi, accompagnando quindi gli ultimi mesi di Giove in Ariete, mettete nel paniere, le mettete nel vostro zainetto, mettete nel vostro campo energetico cose scelte bene, no? Perché poi cose non scelte, non oculate, si possono rivelare emotivamente, poi magari coinvolgenti, problematiche e possono disorientarvi. Ecco, questo è il termine esatto, disorientarvi dal vostro tragitto e magari tenervi agganciati in un posto. Quindi è un transito molto buono per chi spera che i figli tornino a casa, per chi vuole mettere su famiglia, quindi non ha magari la carriera perché ha già avuto magari le promozioni con Saturno in Acquario, quindi adesso si sente di stare bene in un posto. Sono transiti ottimi se volete il mutuo. Se volete il mutuo, questi sono 2 mesi in cui si va a parlare con le banche, con Marte in Cancro, favorevole ai pianeti in Toro, questa cosa vi viene data. Piccola cosuccia così, ci sarà Mercurio retrogrado, visto, no? Parliamo di mutui, di firme, di contratti, ci sarà Mercurio retrogrado in Toro dal 21 aprile al 15 maggio. Siccome non faccio ancora un post, ve lo dico nei video, quindi se dovete mettere le firme è preferibile metterle quando un Mercurio non è retrogrado, ok? Quindi speriamo che i ponti, Pasqua non ce la fa ad entrare in quel periodo, speriamo che i ponti, le feste evitino, allunghino, diminuiscano i giorni feriali per far danni. Ovvio che accadrà sicuramente qualcosa del genere, perché nel senso che sicuramente qualcuno di voi, di noi, io, saremo chiamati a mettere firme con Mercurio retrogrado in Toro. Lo deduco perché ci saranno troppi pianeti in Toro, c'è Urano, c'è il nodo nord, quindi accadranno cose. Se proprio non si può, si va, perché vuol dire che l'universo ha deciso così. Tecnicamente però Mercurio retrogrado in quella fase sarà molto utile per risolvere questioni burocratiche, immobiliari, patrimoniali, ma del passato. Avete presente quando dovevo fare quella cosa? Adesso è bene, vi chiama l'avvocato, vi chiama quell'ufficio. Ok, Mercurio retrogrado è utilissimo per risolvere il passato e ripartire un po' alleggeriti. Magari ecco, se proprio non potete evitare di mettere firme, quantomeno, visto che siete molto esuberanti anche con Giove in Ariete, quantomeno non fatevi venire voi in mente di fare qualcosa, cioè se non siete proprio obbligati, ecco, con Mercurio retrogrado in quei 20 giorni magari non mettete firme, non date la parola su cose che probabilmente non vi sono ancora chiare. Questo ve lo dico da prima perché insomma la vita è fatta anche di scadenze, di programmi, e se uno lo sa un po' prima si organizza. Quindi per il resto siate oculati nella scelta delle persone che frequentate, perché ci sono dei transiti che vi potrebbero far mettere radici. Chi invece le radici le vuole mettere ovviamente perderà un po' di quella libertà che tanto piace al Sagittario, ma sembra proprio che sia il tempo di farlo. Quindi io vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti, raccontatemi come va e vi auguro una bellissima settimana.
Cari amici del Capricorno, cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti ad una settimana in cui l'opposizione di Marte dal segno del Cancro entra proprio all'attivo, perché la settimana scorsa è entrata proprio su Marte, è entrato in Cancro sul finire della settimana. Questo che cosa significa? Che diventano un po' tesi e un po' complicati i rapporti, no? Quindi se c'erano già delle situazioni di tensione, è chiaro che l'ago della bilancia si sposta a favore di un esito. Il transito di Marte in opposizione è un transito che avviene praticamente ogni 2 anni per un segno zodiacale, e di solito cosa accade? Abbiamo qualcuno che ci va contro, quindi è un periodo di provocazioni, no? È come se l'energia ci andasse contro e non ci andasse a favore, come per esempio un trigono di Marte. Quindi possiamo avere degli haters, degli scontri con qualcuno, quindi possiamo non sentirci molto amati, oppure al contrario, la nostra indipendenza, il nostro egoismo possono come dire, essere motivo di delusione, sconforto, recriminazioni, accuse, discussioni da parte magari del partner, perché insomma di solito con Marte opposto si è proprio più nervosi in generale, ma i rapporti con il partner o con i datori di lavoro sono quelli che entrano più in gioco, no? Nelle situazioni. Ovviamente questo riguarda anche chi ha altri valori personali nel segno del Capricorno, come per esempio la Luna, che in questo caso è particolarmente interessata, perché le lune in Capricorno solitamente sono molto algide, molto riservate, molto autorevoli e tengono tutto dentro. Ovviamente non sono prive di emotività, tutt'altro, la tengono semplicemente molto celata, no? Con una corazza. Quando c'è Marte in Cancro in quei 2 mesi, diciamo che questa corazza potrebbe essere messa a dura prova, quindi o avvengono delle questioni, no, dall'esterno che portano delle grandi provocazioni, delle discrete provocazioni, quindi insomma si perdono un po' le staffe, oppure quello che accade dall'esterno fa emergere quell'emotività che a volte, no, può essere molto sensibile, molto tenera. Si dice che il Capricorno abbia la coda, no, delle sirene, quindi una natura pescina, molto emotiva nelle sue aree più intime e più segrete, quindi potrebbero o venire fuori come dire, delle aggressività, le insofferenze, quindi delle reazioni meno composte, oppure la mancanza, la malinconia, l'elaborazione di un allontanamento, una perdita, un trasferimento, no? Anche una separazione momentanea da qualcuno, un lieve trasferimento, un malanno di stagione che vi tiene lontani da una persona. Questi sono quei piccoli avvenimenti, perché è chiaro che non è che per 2 mesi si ha costantemente la separazione da qualcuno, no? Possono esserci tanti di quegli eventi, tanti di quegli impegni che vi portano magari a sentire nostalgia di casa, di una persona, di una situazione, no? Di un ricordo. Quindi diciamo che alla fine Marte opposto, anche e soprattutto nel vostro caso, visto che voi vivete la polarità Capricorno-Cancro, serve anche per farvi riconnettere alle vostre emozioni, ok? Tanto più che quest'anno, a differenza dell'ultimo transito di Marte opposto che risale al maggio-giugno, al bimestre maggio-giugno del 2021, anzi se vi va fatemi sapere che cosa è accaduto, se lo ricordate, nella primavera di 2 anni fa, ma non c'era Saturno a favore, c'era Saturno in Acquario, c'era Giove in Acquario, quindi soldi, spese, c'è chi mi ha raccontato di lavori in casa, di ristrutturazioni. Marte opposto può indicare anche delle scomodità per un certo movimento, no, di lavori e lavoretti da fare in casa, quindi anche un certo tramestio, soprattutto perché il Capricorno ama una certa solitudine, una certa comodità, una certa riservatezza. Marte in Cancro, dal vostro punto di vista, visto che avete anche la quadratura di Giove in Ariete, in realtà
può magari indicare anche sempre non solo i lavoretti in casa, no? Lavori di ristrutturazione parlo, però potrebbe indicare se lo dovete fare un trasloco, altrimenti potrebbero venire in visita da voi delle persone. Diciamo che si potrebbe creare qualcosa come quella che è sgraditissima per i Capricorno, l'invasione di campo. Perché? Perché comunque chi ha l'ascendente Capricorno, chi ha il Sole in Capricorno, chi ha la Luna, ma anche i pianeti, no? Un po' sempre personali, ma non proprio facenti parte della triade della personalità, quindi anche la Venere, Marte, insomma, amano stare da soli. Quindi potrebbe accadere questo. Chi è in una relazione potrebbe essere provocato, no? Quindi o essere geloso del partner, proprio motivi di gelosia, quindi sentire l'invasione di campo da parte di qualcuno, oppure potrebbe essere soggetto a delle trasgressioni, quindi a delle provocazioni da parte di qualcuno, perché diciamolo, Marte opposto è anche la trasgressione che si presenta a noi, ok? E visto che avete anche una congiunzione interessante Venere-Urano e Nodo Nord, in realtà chi cerca relazioni, chi cerca l'amore, perché insomma i pianeti in Toro hanno poco dell'avventuretta, ok? Sono abbastanza stabili, stanziali, sono di terra. Chi cerca l'amore in realtà o chi cerca un nuovo amore, con i transiti dei prossimi 2 mesi potrebbe essere assolutamente accontentato. Alcune coppie, quelle più traballanti del segno del Capricorno, potrebbero essere messe in crisi. Questo si deve dire perché avete un transito per l'amore portato da Venere, Urano e Nodo Nord nel segno del Toro, che in queste settimane saranno anche raggiunti da Mercurio il 3 aprile. In queste settimane provocano incontri, colpi di fulmine, avvenimenti destinati che sono ad un'ottava più bassa del famoso stellium Marte Urano e Nodo Nord in Toro di luglio e agosto dell'anno scorso, a cui ho dedicato un video tra l'altro seguitissimo perché era una cosa epica. Queste sono ad un'ottava più bassa perché non c'è Marte, è uno stellium, ci sono sempre il nodo nord che è il destino, il karma, Urano, quindi l'avvenimento abbastanza improvviso che provoca un po' un terremotino perché nella vostra vita, nella vostra quotidianità, perché porta il cambiamento. C'è Venere, il pianeta dell'amore, c'è Mercurio, chi cerca figli per esempio è un momento molto bello per avere figli, anche chi mi ha scritto sto cercando l'adozione, sì, questo è un momento, se avete l'ascendente o il sole in Capricorno, questo è un momento che vi può cambiare la vita in positivo perché le risposte sono positive. È un'ottava più bassa rispetto a Marte perché dove c'è Marte c'è peso, dove c'è Marte c'è guerra, dove c'è Marte c'è scontro, c'è frizione, c'è lacerazione, quindi i cambiamenti che sono avvenuti erano proprio tipo il trattore che dissossa la terra, no? Questa è più delicata ma è più sentimentale, ancora più amorevole, e quello che inizia con questi pianeti in Toro, quindi c'è già questa settimana, la prossima sarà raggiunta da Mercurio, poi sboccerà platealmente a partire da maggio, da metà maggio, quando arriverà Giove in Toro, che farà fiorire come un mazzo di fiori che esplode in primavera questi semi, queste piantine che si stanno creando adesso. Quindi dipende dall'utilizzo che Marte ha nella vostra vita. Se cercate l'amore, siate cauti all'inizio, no? Perché Marte è molto provocatorio, magari porta tanta passione, tanto tumulto, ne avevate bisogno perché magari venite da un inverno gelido, cioè non vi lanciate subito, frequentatevi, datevi il tempo però di decidere, vabbè che voi siete i signori del tempo, poi maggio vi disvelerà no, la grandezza di questi incontri. Quindi sì, c'è movimento, ci sono piccoli terremoti, però ci sono tantissime cose dietro l'angolo, quindi affinché avvenga il cambiamento a volte bisogna scomodarsi un attimo. Io vi mando un grande bacio, vi auguro un'ottima settimana, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose.
Cari amici dell'Acquario, cari amici con l'ascendente Acquario, benvenuti alla settimana dal 27 marzo al 3 aprile. Il giorno 3 aprile il fenomeno astronomico astrologico della settimana prevede l'ingresso di Mercurio nel segno del Toro, quindi la prossima settimana i cambiamenti, i movimenti legati alla famiglia, ai familiari, no? Bei movimenti di cambiamento, di amore, di sistemazione di cose saranno ancora più evidenti, però già adesso avete uno stellium epico sulla falsariga di quello dell'anno scorso avvenuto tra luglio e agosto, composto da Marte, Urano e nodo nord in Toro. Adesso c'è Venere, nodo nord e Urano nel segno del Toro, è sulla falsariga perché non c'è Marte, dove c'è Marte c'è peso, c'è guerra, qui c'è Venere, quindi abbiamo l'amore che arriva in famiglia, delle belle novità, la bellezza, qualcosa di carino, no? Che poi sarà raggiunto da Mercurio di 3 e quindi ci sarà questo stellium fino a circa metà aprile, poi insomma Venere uscirà, l'11 rimarrà Mercurio che tra l'altro diventerà anche retrogrado su questo stellium e voi siete tra i segni zodiacali diciamo più interessati, perché questi cambiamenti, questi sono pianeti veloci, però quando c'è la retrogradazione di Mercurio che dura 3 settimane dal 21 aprile al 15 maggio accade che una cosa che sembrava così lieve, un incontro casuale, una novità, sì, carina, ma transitoria, come adesso vado a fare, che ne so, il corso di scrittura, un corso di moda, poi alla fine vi rendete conto, dopo un po', che inizia a portare tante novità. Quando Mercurio inizia a retrogradare, ma sai che quella persona che avevo conosciuto mi aveva detto quella cosa, mi aveva detto di mandare quel curriculum oppure di andare a bere un caffè, avevo detto no perché ero impegnata, non ci avevo neanche fatto caso, adesso l'ho rincontrata, me lo ha richiesto e, come si dice, da cosa nasce cosa. Quindi possono succedere, sono tante le possibilità che si dimostrano, dipende anche dalla vostra vita. Se siete single, qui gatta ci cova, insomma, potrebbe arrivare l'amore, sappiate che un colpo di fulmine, un incontro destinato, magari anche se passa in sordina, anche se inizia ad avere delle connotazioni diverse, con Mercurio retrogrado che vi ci fa ripensare un attimino, che magari vi fa sentire la mancanza quando non lo vedete più, poi sboccia, si manifesta in tutto il suo potere a partire dal 16 maggio, ma a tempo fino a maggio dell'anno successivo, no? Quindi diciamo che quello che accade a partire da queste settimane qui può avere degli sviluppi molto interessanti, perché ricordiamolo, c'è Urano che prevede un cambiamento, che non è un cambiamento così di vedute, è un cambiamento che prevede la trasformazione della materia. Quindi, oltre a incontrare qualcuno con cui potete fare famiglia, ovviamente possono anche i figli che si fidanzano, no? Per la prima volta, il fidanzatino oppure la prima storia importante, quindi portano a casa qualcuno con cui vi affezionate, no? Cioè è come se aumentasse la famiglia. Potete anche prendere un animale che vi farà compagnia per tanto tempo, oppure potete prendere un aiuto importante a casa che vi aiuti, che durerà nel tempo e che vi aiuti, quindi un nuovo punto di riferimento che vi aiuti quando siete in difficoltà tra i vostri 1000 impegni. Potrebbe accadere questa cosa, ma potrebbe anche accadere che troviate la casa che cercavate e quindi iniziare a pensarci, poi magari con Mercurio retrogrado si va a sentire le banche, poi magari è possibile e poi magari a partire da giugno, luglio, agosto, più in là ci saranno molti transiti di Mercurio retrogradi, quindi poi credo che devo farci un video perché sono troppi, però
no? C'è una trasformazione, ci sono dei cambiamenti e quindi potrebbero concretizzarsi delle cose, no? Comunque la famiglia, gli immobili, gli investimenti, la casa, l'amore, le radici hanno gli affetti, il luogo dove vivete, no? Il luogo dove vorreste andare a vivere, hanno un ruolo molto importante in queste settimane, tanto che siete molto impegnati a sistemare queste cose. Anche Marte nel segno del Cancro vi tiene stranamente impegnati in famiglia, dietro ai figli, con questioni di case, di pulizie, forse pensate di fare dei lavori in casa, insomma c'è movimento, voi siete delle anime libere, siete delle persone che amano la carriera, che amano viaggiare, che amano gli amici, che amano stare in società, eppure i prossimi 2 mesi saranno 2 mesi caratterizzati molto dall'attenzione alla famiglia, dal seguire delle cose, dei figli, magari state cercando di diventare genitori, no? Avete appena avuto il transito impegnativo di Saturno nel segno, sull'ascendente o magari sulla Luna, vi sentite finalmente, come dire, di aver messo la testa a posto, tra virgolette, cioè di poter rinunciare a un po' di libertà, vi sentite maturati e magari anche questo è un momento che vi tiene in casa, che vi tiene tra le pareti domestiche, che vi dà tanta attenzione alla famiglia. Un consiglio delle stelle, vista la quadratura Giove in Ariete, che comunque vi fa stressare, vi fa parlare, no? Vi fa parlare molto, magari fate anche delle discussioni per il tanto lavoro che c'è, oppure se lavorate nella comunicazione o alla vendita trovate tanto movimento. Un consiglio delle stelle, vista la quadratura tra Giove in Ariete e Marte in Cancro, non vi stressate troppo, attenti alle problematiche di stomaco, perché sono quelle, quindi non mangiare male, cercate di essere un po' più morigerati, perché è probabile che lo stress sarà molto alto e che sfogherete sul cibo, no? La tensione o anche con il mal di stomaco, quindi diciamo l'area centrale, il terzo chakra direbbero gli olistici, sembra essere super sottoposto ad un super lavoro, ok, mettiamola così, quindi attenti al mal di stomaco, anche perché nei periodi di stagioni, visto che voi avete quello come punto debole, soggetti ad intolleranze, per voi l'alimentazione è fondamentale per il benessere e per la salute, ok, è fondamentale il rapporto con la madre, il rapporto con il femminile, per voi non si direbbe mai, ma nelle questioni di benessere psicofisico ha un ruolo dominante. Quindi questo è un momento senza complicazioni alcune, però è un momento dove state lavorando tanto, state pensando di investire tanto, però occhio proprio agli eccessi, no? Perché potreste avere questi piccoli stress. Per il resto avrete 2 lune piene, avrete una successiva luna nuova in Ariete, quindi proprio le comunicazioni, anche gli spostamenti repentini sono tanti, ripeto, c'è movimento, però poi la casa, le questioni della casa, della famiglia formano quella protezione e quel momento di ristoro e di quiete di cui probabilmente adesso anche delle macchine da guerra come voi sentono il bisogno di trovare, ok? Tante comunicazioni, tante questioni da risolvere, forse anche carta bollata. Adesso la famiglia vi offre veramente quella quiete dove rintanarvi. È un momento in cui trovate ristoro nella famiglia e negli affetti, e trovo che sia una dimensione molto bella della vostra vita, quindi tenetevi così. I prossimi 2 mesi saranno all'inizio, cercate di rimanere tranquilli, calmi, cercate di ristorarvi negli affetti e insomma fatemi sapere come va nei commenti. Io vi mando un grande bacio e vi auguro, ripeto, morigeratezza e tanta tranquillità. Un grande bacio e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci,
non venite a dirmi dopo questa settimana e dopo la prossima che l'amore non ha bussato alla vostra porta. Ci sono dei transiti assolutamente strepitosi che proprio indicano una rinascita incredibile. Voi avete già dalla scorsa settimana, ce l'hanno tutti, però per voi è una chicca perché avete un cielo che inizia veramente a mettersi in una maniera deliziosa, avete una congiunzione Venere, Urano e Nodo Nord in Toro che indica proprio svolte sentimentali e che si muove sulla falsariga di quel transito eccezionale che c'era stato l'anno scorso, a cui avevo dedicato un video, tra l'altro molto seguito, su Marte Urano, Nodo Nord nel segno del Toro, no? Che ha portato obiettivamente tanti cambiamenti. Adesso è sulla falsariga perché non c'è Marte, quindi è più lieve, è meno bellicoso, è meno di rottura, è meno peso perché c'è Venere, quindi è più delicata, ma è gradevolmente più sentimentale. Quindi ci sono degli incontri, se non li avete già fatti, ci sono degli incontri anche abbastanza improvvisi, visto che c'è Urano, anche nei mezzi di trasporto, durante uno spostamento, durante un viaggio, in una stazione, così, degli incontri che ci si scambia distrattamente il contatto e poi dalla fine di questa settimana, Mercurio si aggiunge a questo stellium in Toro, entra nel segno del Toro Mercurio e questo incontro inizia a diventare una comunicazione, un contatto quindi inizia a diventare una costante presenza, anche se scritta, anche se telefonica, nella vostra realtà. Ora, Venere l'11 esce dallo stellium in Toro, entrerà in Gemelli, ma Mercurio, che sono proprio i contatti, la conoscenza, il conoscersi e lo stare del tempo a sentirsi, ed è anche il pensiero che piano piano diventa costante, Mercurio rimarrà lungamente nel segno del Toro, quindi su questo stellium. Perché? Perché diventerà retrogrado, quindi magari una conoscenza en passant diventa sostenuta da Saturno, sostenuta da Marte in Cancro, diventa qualcosa che ad un certo punto acquista un sapore diverso. E poi il giorno che Mercurio tornerà diretto, e parliamo del 15 maggio, Giove entrerà nel segno del Toro, quindi arriverà su Mercurio e quindi farà divampare e ufficializzare questo amore. E questi sono transiti. Giove formerà un sestile con Saturno, adesso Marte forma un trigono con Saturno, insomma entrambi, Marte e Saturno, offrono un assist positivo a questo stellium in Toro. Voi capite che insomma, se finora abbiamo scherzato, adesso si fa sul serio, quindi è un momento molto interessante. Poi uno dice: oddio, c'ho Saturno sul Sole, oddio, ho Saturno sull'ascendente o sulla Luna. Sì, avete Saturno, ma Saturno, se si è pronti a prendersi le responsabilità, a fare sul serio con qualcuno, siccome pretende maturità, pretende che ad un certo punto della nostra vita noi manteniamo le promesse che facciamo quello che abbiamo detto che avremmo fatto, se noi non svicoliamo e accettiamo di buon grado, perché il cuore ci dice, no, che abbiamo incontrato una persona con cui ci piacerebbe rimanere, insomma le cose si fanno serie, si fanno stabili. Avrete quel problemino che voi ogni tanto volete sparire, fuggire, essere da qualche altra parte, quella è una cosa che c'è, e imparerete invece, questo sarà l'impegno molto probabilmente che Saturno vi chiede, di fare i conti con la quotidianità. Quindi le cose iniziano a mettersi molto bene. La cosa più importante è essersi levati Marte dal segno dei Gemelli, che per 6 mesi vi ha veramente stressato, vi ha veramente complicato le cose, quindi va bene così. Siete arrivati a Marte in Cancro. Chi l'amore lo aveva già, adesso ovviamente sta iniziando ad accrescere i progetti, quindi le cose vanno avanti. Se invece l'amore c'era già, ma le cose scricchiolano, con queste congiunzioni di pianeti veloci, di Mercurio e Venere a Urano e Nodo Nord,
potete fare degli incontri che ad un certo punto faranno scricchiolare il passato, no? La vecchia storia. Quindi c'è anche questa cosa qui. Se l'amore va bene, non volete coltivare nuove conoscenze e tutto, sappiate che con questo Marte in Cancro si può pensare ai figli. Questo Marte è in sestile a Saturno, quindi chi se la sente un buon momento per iniziare a pensare a organizzarsi per diventare genitori. Questi 2 mesi saranno così, visto che avete tanta voglia di amore, di famiglia, di cose più importanti, no? C'è una volontà di accrescere, di accrescimento rispetto al passato. E se lavorate nella comunicazione, se lavorate con il pubblico, se siete degli artisti, dei creativi, questi pianeti in Toro possono farvi incontrare delle persone importanti che poi con Giove in Toro vi daranno importanti sviluppi, no? per tutto l'anno, a partire da maggio 2023 fino a maggio 2024, quindi ci sono anche degli incontri promettenti che magari non sono di natura sentimentale, ma sono di natura artistica, creativa, molto positivi. Un'altra cosa che può accadere in questo momento, a parte un grande successo anche negli studi sulle lauree, master, è un momento benefico. Se dovete fare degli esami e potete programmarli, approfittate, fatene quanti più potete in queste settimane, insomma in questi mesi, perché è un momento veramente molto molto interessante. Poi quando Marte andrà nel segno del Leone sarete più ruggenti, l'energia sarà più ruggente e avrete voglia di fare altro. No, ma stiamo parlando di fine maggio, quindi se studiate, i prossimi 2 mesi saranno interessantissimi, promettenti, abbondanti, quindi dateci dentro, perché la fortuna vi assisterà. Se state attendendo delle risposte da banche, cose, dovrebbero arrivare notizie molto positive. Altra cosa, se cercate medici che risolvano delle questioni legate al vostro benessere psicofisico e avete avuto delle problematiche, anche questo è il momento giusto per muoversi, per trovare delle persone che, guardate, è importante trovare delle persone, dei professionisti a cui affidarsi quasi alla cieca, soprattutto nei momenti di bisogno. Questo è un momento molto interessante per trovare persone che vi risolvano la vita. Quindi si inaugura una primavera molto interessante per voi. Visto che Marte è andato via da 2 giorni, se ancora sentite tumulto, abbiate fede, perché l'energia deve assestarsi. Se avete avuto delle problematiche di recente, dovete dare il tempo all'energia di assestarsi. Avete Marte a favore 2 mesi, forma trigoni e sestili con tutto, quindi diamo al tempo il tempo di fare le sue cose e abbiate fiducia, auguratevi bene, trattatevi bene, amatevi e la primavera sarà assolutamente rosea. Quindi fatemi sapere nei commenti come stanno andando queste giornate, se già sentite la bellezza di un Marte finalmente favorevole, perché insomma la metà basta. Io vi aspetto nei commenti, vi auguro una buonissima settimana, vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta, vi mando un grande bacio e auguro buonissima settimana a tutti. Al prossimo video.